Buongiorno a tutti, benvenuti al Graph Tour Neo4j di Roma, naturalmente in forma digitale in questo periodo. Vi ringraziamo tutti della partecipazione e prima di presentare vi ricordo anticipatamente che tutti gli interventi, quindi tutto il webinar verrà registrato e quindi sarà poi disponibile per la visione anche successivamente. Io sono Riccardo Ciarlo, sono il Territory Manager, Country Manager per l'Italia di Neo4j e vi presento adesso gli speaker di oggi. In particolare dopo di me parlerà Dirk Möller, che è l'Area Director Sales EMEA. Dopo ci sarà l'intervento di Ivan Zoratti, che è il nostro direttore del Product Management. Successivamente ci sarà l'intervento di Lorenzo Speranzoni, che è il CEO del nostro partner Larus. Successivamente ancora Rick Van Bruggen, che è VP Regional Sales, sarà nel seminario. Successivamente ancora Jim Webber, il nostro Chief Scientist di Neo4j, farà l'ultimo intervento di oggi. A seguire ci saranno una sezione di domande e risposte. In particolare ci saranno anche Jan Arsen, che è responsabile del Professional Service in Europa, e Valerio Malenchino, Product Manager Neo4j. Quindi adesso lascio la parola a Dirk Möller. Vi ricordo ancora che potete naturalmente sottoporre delle domande a cui verrà stata risposta sia al termine di ogni intervento che eventualmente poi nella sezione specifica di domande e risposte, e che vi ricordo ancora il seminario viene registrato e quindi sarà poi disponibile successivamente alla visione. Vi ringrazio ancora della partecipazione, lascio la parola a Dirk Möller che farà il primo intervento. Go ahead, Dirk, please. Okay, good morning. Thank you very much, Ricardo. Thanks for the introduction. Good morning, everybody. I hope that you are well, and thank you very much for participating in this webinar, or our third, actually, digital graph tour today or this year. As Ricardo already mentioned, my name is Dirk Möller. So I want to speak to you a little bit about, where we are today as a company, but then also state of the graph. I guess those people that have been to one of our events just recently or the last couple of years must have seen some of our customers, bigger customers, presenting to you, like UBS, like Volvo, like Daimler, Generali, the Panama Papers, all these kind of very nice and super interesting use cases where customers are currently using Neo4j in their mission-critical use cases in order to run their businesses better, faster, and maybe even more innovative, right? So let me talk to you a little bit about the state of the graph, how we see it today, and how it has been evolved. Some of you may have seen this slide as well before, where I was speaking about, how companies have based their successes on graph technology or graph theory. So if you look at Google, for example, that has been replacing a couple of search engines around the globe, their major success was really based on the invention of PageRank, right? Delivering better results based on graph theory to their customers made really a difference and a disruption in that industry. The same is kind of true for LinkedIn, where you're looking not only at uploading your CV, but also how are you connected within the industry, or actually how is your skills or your skill set linked to requirements in the industry as well, right? And therefore you get a much better job recommendation, or a recommendation of a colleague or somebody that you should connect based on their interests. If you look at PayPal today, they have really disrupted or invented the online payment business, disrupting the traditional transition of money or the transfer of money from parties.
So these are really good examples of graph-based successes in the industry today, and we're seeing more and more out there. What I would like to show to you is one of an email that our CTO Johan sent to the community about 10 years ago. Isn't that interesting? It's really fascinating that about 10 years ago, he called it out the year of the graph, announcing Neo4j 1.0, and I'll be coming back to that slide as well later in the presentation. Let me give you an overview on what we see as the state of the graph from our point of view now, right? So we have a vibrant, growing community of thousands of developers. Actually, we have about 5,000 developers joining our latest version of the community website and delivering content to our to our community, the people that are using the graph database Neo4j and also contributing code to it. Since we have released the latest version of our startup program, which was kind of revamped about 3 quarters of a year ago, we have about 1,000 startup companies joining the program, and that is an increase of about 50% since about a year, right? That is super successful, and we hope, of course, that the new Google or the new PayPal is actually amongst them and will be super successful with their product. Probably some of you have realized that we were doing a graph celebration day about a year ago when we were kind of celebrating the birthday of Leonhard Euler. Leonhard Euler was the founder or the inventor of graph theory back in the days in this city of Königsberg. And actually you see a cake that was baked by a community member out of Austin on the celebration of his birthday. We're kind of doing the same, or we are planning to do the same as well, to encourage our community again this year to celebrate the Global Graph Celebration Day. And if you want to be part of that, just join the Meetup community or our community and celebrate with us. What we also invented is kind of a so-called Twin4j program where we have seasoned developers working with Neo4j for a couple of years back now, helping newbies in the community, asking questions, helping them to run their projects, and also kind of guiding them within the community as well. So if you want to be part of that, just join the Twin4j program there. If you look at the skill sets that are currently being requested in the tech world, and I guess it's even forcing more and more now with the crisis, with the global crisis, you will see that Neo4j actually is one of the fastest growing skills that are being required in the community, and I'm meaning the tech community in itself. It's not that they're asking for graph database skills, right? But they're asking specifically for Neo4j skills. I think that is super important and also impressive if you look at where we have come from since Johan sent this email announcing Neo4j 1.0. Not only the community is growing, but also the adoption in the enterprise space. We have done a research, and also some of the analysts have done research, and actually this 76% of the Fortune 100 using Neo4j today is not based on research that we have done, but it's actually based on research that Forrester, the analyst firm, has done amongst their customers. So I think it's super impressive that, you know, the top companies of their respective verticals are using Neo4j either in pilot phase projects or already in production today. So the adoption in the enterprise is growing, but also the recognition amongst the leading analyst firms like Gartner, like Forrester, and also Bloor. Actually, Gartner has put
Neo4j for the first time into their Magic Quadrant for operational database management systems. And that is huge, right? That's usually where we get the attention of all the CTOs, the CDOs, etc. in the world to look at or implement actually graph database solution that will basically help you as developers, architects, product managers to kind of encourage the business to adapt technology today. I'm not sure whether some of you are looking at this website at all, dbengines.com. This is a database that is kind of monitoring on a day-to-day basis how the database market in itself is evolving, right? And what you can see here in this kind of chart is how the database market has been evolving within the last couple of years. You can see that they're not only measuring graph databases, but also other types of databases like key value stores, relational databases, document stores, etc. But the big hype that we're seeing, or that they are seeing in the market, is really around graph databases, and therefore, of course, Neo4j. If you drill into the category in itself, then you would see that within the graph database space, Neo4j is the clear leader by far in that space. And I think I would encourage everybody of you just to check out that website. It's called dbengines.com. If you are kind of into the graph database market today and you're monitoring Neo4j, you probably also have heard about the GraphQL initiative, right? GraphQL initiative is really around finding that standard query language that would kind of suit not only graph databases, but maybe also other databases. It's really the initiative that has been driven by the industry in order to standardize graph query languages. Of course, Cypher is a big part of that. So if you ever have already learned Cypher today, or you have broadened your skills in that, you cannot forget about it, because we hope, of course, that 80% of GQL will be comprised of Cypher today. If you know a person called Keith Hare, he's now working for Neo4j and running actually the project from the Neo4j side. He was the chair of the SQL committee, or is the head of the SQL committee since about 2006. And he is driving, from a Neo4j point of view, the initiative around GQL. That is kind of super important, right? So in summary, from a community point of view, at least, we do have the largest pool of graph technologies with about 20 million downloads of an enterprise software. That's kind of unheard of. We are running about 400 events on a yearly basis, right? That means approximately 2 events per day. Events like this webinar today, or other training webinars, meetups, physical events once we're back to normal. We're having around 50,000 trained developers that have been participated in online training courses or physical training courses, and we have approximately 50,000 participants in our meetups that are happening globally. But not only that the community is growing, or the enterprise adoption, but also Neo4j, of course, is growing, right? We are still hiring. We are a growing company. We do have openings in San Mateo, in Malmö, Munich, and London. So if you want to work for Neo4j, just please go to our website, find some openings there, and apply to that opening, right? Now let's talk a little bit about the graph problem, which is kind of a topic or a theme for the Graph Tour this year. The Graph Tour, by the way, has of course been switched from physical to online. So we've been doing the last 3 Graph Tours online. We started with Munich, we had Paris, and now we're doing the Rome one for you guys. And we will have some Italian speakers as well today, right? So
And please be posted on that. But, you know, talking about the problem in itself, it really derives from, you know, I think what the industry has seen as a big data problem, right? And of course, the message or this comic here shows you really where it's coming from. At the end of the day, is it around, do you have a big data problem or do you have a big data problem, right? And we've been asking this ourselves since a couple of years. And if you are tackling a problem today, you're wiggling around, right? You first kind of circle around the problem, and then you kind of have to identify it or recognize as a specific type of a problem, so we can then start adopting potential solutions to that kind of problem today, right? Of course, that many problems do have not only one potential solution, but you know, there's lots of solutions out there. I mean, just look at the tech market today. You have a lot of applications, you have tools, you have, of course, consultative services that can help out. But sometimes, or after identifying the problem itself, then also the potential solution is really standing out, or what potential type of a solution stands out. And that's really being the most appropriate, the natural fit, and easy to implement one that we're all looking at. And also it must be cost effective, right, today. And graphs have been universally now recognized as a great solution for very specific types of problems, right? And these are the graph problems that we are identifying, for example, by sketching your problem on a whiteboard, right? Where it's really about identifying where the problem is coming from and what kind of potential solution you're looking at. Recognition around that is actually growing a lot. And what is very significant, at least I think, is if you look, if you kind of look at the data by visualizing the problem in itself, like on a whiteboard, for example. So let's have a look at this kind of data, right? This is a very easy one. You have elements that do depend on each other, right? And this is kind of a traditional table format that we all know. Now, what happens if J fails? Or, in other words, does J depend on E? I would kind of give you a second here. And I'm not sure whether everybody really would identify this immediately. But if you look at the data again in a graph format, you probably pretty easy and fast see that, you know, there is a connection between A, D, and J, and they also depend on each other, right? So you identified a bottleneck pretty easy, rather than in the table format, right? So it makes it easier for you to identify dependencies, business complexities, and identify the problem in itself. So here you go. You have just identified a graph problem in this little example there, right? So what we kind of are saying is, if your business problem has a lot of dependencies, which usually in ID you have, and of course these are represented as in the relational world by joins, and you want to solve those dependencies in real time, then probably you have identified your graph problem, right? Or you just solved your graph problem. Yeah. Now, the objective really of the graph tour has been or will be to help you understand what the graph problem is and solve that and help you solve that. I hope that we will succeed, and hopefully you will work together with us, and then we can talk to you about Neo4j use cases or examples of use cases where customers are actually using us today in production in their respective use cases. These are kind of some examples of customers using us today, like Walmart using us for their recommendations, eBay for running their product catalog, Monsanto helping, having a knowledge graph, and we can't talk about that more, and the Bayerische, which is an insurance
in the state of Germany that I live in, kind of feeding their account managers with relevant contract information on insurance contracts. If you look at the types of use cases where we see Neo4j being used, this is kind of an overview on where we are being used. One of the categories starting to stand out more and more is artificial intelligence and analytics, right? AI and ML use cases really being popular today. And of course, a graph database really suits those use cases very, very well. If you want to find out more about Neo4j use cases, then please go to our website, neo4j.com/use cases, or actually customers, where you can find customer references on the website as well. What we've seen is that most customers that are using us today in production actually get a very high value from using Neo4j. And if you kind of compare this, and this is statements actually that we have from customers, they can drive never before possible innovation with graph databases. They actually say that they have about 1,000 times performance advantage. That was actually eBay saying that. We have customers saying that they have 100% productivity advantage over using the use case in traditional technologies. And then, of course, we have customers saying with Neo4j they're using 10 times less hardware. That was actually Marriott, the biggest hotel chain in the world, using Neo4j for their price calculation and their online price calculation for hotel rooms. So where or how do we as a company tackle graph problems today? So where is really the Neo4j philosophy behind all this, right? So first of all, I think it's all about developers, right? We kind of have always been supporting the developer in itself. I mean, it all starts with the developer at the end of the day. And we recognize that developers are kind of the new kingmakers, if you will, in the industry. The philosophy that we have built around that is not of course, only around the relationships that we build with the community, for example, but it's also about quality, right? We want to deliver quality to the community and also to our customer. It's about simplicity and pragmatism. We want to make it simple and easy for the customer to use the database. We kind of look at solving the hard problems for you. And Ivan will speak to you about, the big advantages and improvements that we have done with our latest version of the product. Also, we think that the community really should be kind of driving, not only, of course, driving the product, but a lot, right? We hear and listen what's happening in the community today and what kind of features are really being requested. Self-serve first. This is really important for us, that we know that customers or developers can really use the product as we deliver it. So it's really by developers for developers. We do have, as you may know, we do develop code ourselves. We have approximately 100 developers based out of Sweden developing the product today. And of course, it's targeted at developers. So as I was saying earlier, most of our projects really start with developers inside big corporations. Then they take this forward to their architects and respective product managers. So what do you want? And this is what we heard, right? We heard that you want to build faster, you want to scale bigger, you want to be more secure, and of course, you want to launch easier. So, as I was saying earlier, from Neo4j 1.0 about 10 years ago, where Johan actually stated this the year of the graph, we have just launched the biggest, or Ivan would probably say that this is the best release ever, Neo4j 4.0, the platform release with all the improvements around these kind of
pillars that we're always looking at, right? We're always looking at performance. We're always looking at making the product high available, to make it agile, to be more secure, to meeting the requirements of our customers, enterprise customers today. It should be developer friendly and of course also very, very scalable, right? And that's super important to all of us in the industry today. So what's new in Neo4j? And I'll just give you a brief overview as Ivan will be speaking in much more depth about Neo4j 4.0. So it's about unlimited scale. We want to make it easy to manage. We want to give you granular security and, of course, fast to develop. We call this Neo4j Fabric. We have implemented a feature called multi-database. It's now about schema-based security. And of course, the database now will be a reactive database for you as a developer. It's available now. It has been GA'd a couple of weeks back, and you can download it from our download center today and use it on your desktop or in your server environment. Does anybody, I guess, or I hope actually that you remember November 6, 2019. It's a long time ago, but for us, that was really a significant change where we, for the first time, announced Neo4j Aura, a fully managed native graph database in the cloud, right? This is super important for us. It's delivering all that you need in a limited scale today, as we just implemented this. But it's really there for you to run the database in the cloud, connect your application, and have it always on, for example, right? It gives you elastic scalability, and of course, it is for cloud-native applications, so it's easy for you to run. You don't have to take care about operational overhead and just run the database. But what about if you want to explore the graph, right? Or your graph problem as a graph? There we have also a component or a product called Neo4j Bloom. Just a brief overview on that one, as my colleagues will be talking about this more. It really gives you business views or perspectives. It gives you the capability of search the graph. It gives you the capability of visualizing the graph, explore it further, kind of select, expand, and find patterns. It also gives you the ability to inspect relationships and nodes as well, but then also you can edit it via the graph on Neo4j Bloom back into the database, right? So it gives you some rich features to visualize and use the graph as a business owner and also as a chief or as a data scientist. You can use or try Bloom with Neo4j Enterprise Edition. In the sandbox, of course, you can play with it. You can implement it in your desktop. And it's also available now under the startup program. So it gives you a couple of options there to use Neo4j Bloom and visualize your data sets easily, more or less. If you ever have heard about the algorithms or the graph data science library, maybe you have also heard about Neo4j Labs. Neo4j Labs is really the tooling that we give our product managers or our developers and the community in order to play and develop new features, new functionalities in the product, right? This was kind of announced at Node Conference. And one of the bigger projects that we have been working on has always been the algorithms library, right? We actually wrote 2 books around that. And we have about 40 algorithms or more than 40 algorithms available today. And this has not only been played around with in the Neo4j Labs, but it's really kind of getting productized more or less soon into the Neo4j Graph Data Science Library that will be available soon. It will be announced as a product more or less, and you can use that as one of the first enterprise-grade graph data science libraries that you can implement into a graph database.
Not only are we working on this library, but Neo4j Labs is more around the projects that you can see here, new projects that are being evolved and maybe will be staying in the lab status, so to speak, or will be productized, right? So we're working on algorithms playground, and I will mention that later on as well. We are having the GraphQL that I mentioned before. We have APOC, which I guess a lot of you will probably know. It's more than 300 APOCs that we have today. It's really functions that you can use within the Cypher code that are pre-configured for you to use in your projects. Hailing monitoring app that can be implemented via the desktop. We have also a Kafka integration that I'll be speaking about in a second, and also an ETL tool where you may make it much, much easier for use to import, export data into Neo4j. And we also have, you probably have heard that, announced a BI connector, for example, to Tableau just recently. So all of these kind of things are being worked on in our so-called Neo4j lab, one of which is the Kafka connector, which makes it really easy to kind of use the data that either is coming out of Kafka within Neo4j, or you can actually connect Kafka back from a Neo4j result and use the results from Neo4j in Kafka and stream those back into your data lake, for example. I guess that a lot of you have heard about the Grant Stack, which makes it really easy to use those capabilities like GraphQL, React, Apollo, the Neo4j database as a stack, which plays very nicely together, and then you can use that to run your applications, develop your applications on this kind of stack in order to be successful. I mentioned this a little bit already. This is kind of the Graph Algo playground, as we call it, where we develop together with you as the community. This is the Louvain algorithm that we kind of visualize here, where we play and work with you in order to develop new algorithms or create new algorithms for the graph database and then to be implemented via the library. So in summary, basically what we are offering to you is more than just a product in itself, a database in itself, but it's around the ecosystem, right? The ecosystem that we have built around the product or the brand Neo4j, the partners that we are working with. And one of our partners is actually speaking to you today, Lorenzo from Larus. They have not only been a partner or integrator since like 2014, I think, in total, but they are also working actively on applications that you can use ready to go in your use cases. It's also about the education that we are delivering to you or the market today. The tech ecosystem, together with our tech partners like Google, like Microsoft, etc., that help us implement the technology into the ecosystem, the overall tech ecosystem. Of course, the community, we spoke about that a lot. Also the commercial support, right? Our support team that is supporting our existing paying customers, enterprise customers, in implementing the solution today. We are also giving you kind of frameworks via our Graph Solutions team that is really focusing on making it easier to use the database in certain solution aspects, let's say recommendations engine or fraud detection problems, right? And of course, as I was mentioning earlier today, we're looking at cloud offerings as well with the Aura announcement of the product. Neo4j's sustainable graph leadership advantage is really, really huge. And I don't want to go through all of those, but it's super important that you have an understanding that Neo4j is the clear leader in the graph database space today. And that's not only because of the deep IP that's not really easy to replicate, but also the community and the ecosystem that is around this, the thought leadership that we are providing to the market.
If you really want to evaluate graph databases today and you do a really deep evaluation of the technology, then you should be actually ending up with Neo4j or the usage of Neo4j in your use case. That was kind of my introduction today for you. I'm not sure whether we do have questions. Other than that, I would like to thank you for participating, wishing you a good day, stay healthy, and I would like to hand it over back to Ricardo first and then Ivan, my colleague. Thank you very much indeed. Grazie Dirk. Thank you, Dirk, for your presentation. I guess from the questions that one of the most impressive points of your presentation is the table with the dependencies transformed in a graph and very much more easy to understand and to solve. Yeah. One question is, how do you think that Neo4j can contribute to this understanding of these problems and to help the customers to understand this point? So to understand how to solve this problem. Okay, thanks for that question. I think it's really about working together as a community, and you've probably seen the webinars around the COVID-19 graph that was kind of built up, I think, the last couple of weeks, where also there was a hackathon around solving or helping solving the issue or understanding the issue better, the outbreaks, the percentages, where people are moving around, these kind of things. I think we are really helping around that. And of course, we are doing this also under the Graph for Goods project that we have launched, I think a couple of weeks back, or month actually back. So there's a lot of initiatives around the COVID outbreak where we try to help as a company, but also we try to help with our knowledge around how to implement solutions, how to drive solutions around that. So please go to our blog. So our website has a blog around that, and you get more information there. Maybe I'll leave it at that. Grazie. Sì, infatti nelle risposte c'è anche il link al nostro sito dove potete trovare ancora più casi d'uso dove è stato appunto sono stati gestiti questi problemi attraverso l'utilizzo del database da graph, attraverso l'utilizzo delle nostre soluzioni per trasformare appunto un grande problema in un problema molto più semplice e risolvibile attraverso la tecnologia a graph, attraverso la tecnologia di Neo4j. Andiamo avanti con la prossima presentazione di Ivan Zoratti, che avete già sentito brevemente prima, che è il nostro responsabile del product management, a cui lascio la parola. Vai Ivan. Mi senti bene? Sì. Spero di sì. Ok, perfetto. Ok, vediamo di muovere le slide. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Cambiamo un attimo argomento. Parliamo di quello che c'è di nuovo in Neo4j, principalmente nella parte database, ma un po' in tutti quelli che sono i prodotti di Neo4j. La presentazione di oggi è abbastanza corposa, quindi direi rilassatevi un attimo, cercherò chiaramente di dare informazioni un po' per tutti, per chi è già un utente, uno sviluppatore o un amministratore di Neo4j, per chi è nuovo, per chi ha appena iniziato ad utilizzarlo, o per chi non sa assolutamente nulla di Neo4j ed è interessato a saperne di più. Quindi proverò insomma a dare un po' di informazioni per tutti quanti. Continuate pure chiaramente a fare domande, ci sono i miei colleghi che possono rispondere sia in italiano che in inglese alle vostre domande. Allora, cominciamo con una piccola fase storica che volevo un attimino presentarvi prima di entrare nel cuore di quello che è la nostra presentazione su quello che c'è di nuovo all'interno del database. Volevo fare con voi un piccolo excursus di quello che è stata l'evoluzione dei database dagli
dagli inizi, dagli anni 60 a oggi, e poi anche vedere un attimo il futuro. Le vedete un attimino in questa molto generica, ovviamente, time frame, dove vedete l'inizio dei database gerarchici e poi la lunghissima freccia che indica la predominanza dei database relazionali, da dove credo molti di voi, e io compreso, siamo praticamente nati e abbiamo vissuto per anni e anni e anni, per decine di anni, vorrei dire. E ancora oggi i database relazionali ovviamente sono i database più utilizzati per la maggior parte di applicazioni, e continueranno probabilmente all'infinito ad essere utilizzati, ma ci sono chiaramente nuovi tipi di database che si sono evoluti col tempo. C'è stato un momento in cui, con l'evoluzione delle piattaforme desktop, abbiamo avuto desktop databases. Con la nascita e l'evoluzione dell'object oriented programming abbiamo avuto object based databases, object oriented databases, e anche quelli hanno avuto forse una vita relativamente corta, nel senso che ci sono ancora, ma diciamo non sono più, diciamo così, trendy, così ci sono così tante innovazioni in questo campo, e poi comunque la dimensione qui è nell'ordine comunque di 7, 8, 10 anni, quindi non è poi così corta la vita appunto di cui stiamo parlando. E poi c'è stata la crescita degli database più specializzati, partendo dal concetto di NoSQL o Not Only SQL o New SQL, quindi tutto ciò che si poteva in qualche modo evolvere e aggiungere ai database relazionali tradizionali, per poi arrivare a document based, key value stores specifici, oppure ad altre, a time based, eccetera. So, abbiamo quindi in questo senso una evoluzione verso database che risolvono delle esigenze specifiche. E poi l'ultima parte, e qui termino un po' con questa piccola breve storia, è quella legata chiaramente alla nascita e alla crescita del cloud, dove ovviamente abbiamo cominciato a vedere cloud databases, e quindi dei database che vengono offerti a livello di cloud, inizialmente semplicemente come un'istanza che contiene il vostro database e che può essere collegata alla vostra applicazione molto vicina, e poi successivamente come una vera offerta di database as a service, da dove potete collegarvi a questi database da qualsiasi tipo di connessione, che sia su un vostro mobile phone piuttosto che su applicazioni remote o altro. E è una coincidenza forse, ma i graph database sono evoluti più o meno nello stesso time frame. Quindi laddove vediamo i cloud database che dopo nel nuovo secolo hanno cominciato chiaramente a evolversi, anche i graph database hanno continuato, e noi crediamo ovviamente continueranno ancora per molto molto tempo. Perché crediamo questo? Questo è il punto, cioè io volevo arrivare a quest'ultima parte. Che cosa c'è di così importante che prima di tutto ha prodotto questa evoluzione, e poi pensiamo in questo nuovo decennio continueremo a vedere in pratica queste linee che continuano e che si evolveranno, incluso chiaramente i graph database. La ragione, crediamo, è quella che inizialmente i database sono stati creati per risolvere determinate esigenze di tipo transazionale, quindi l'idea era devo memorizzare e poi recuperare le informazioni di tipo transazionale che mi servono. Quindi qua si parla, questa è l'era in cui in pratica i dati sono quelli che passano dalla carta a un meccanismo elettronico, e qui chiaramente i database relazionali la fanno da padrone, perché hanno comunque questa dimensione che è legata, molto simile all'interfaccia carta che noi abbiamo sempre utilizzato. E qui, quando lanciamo delle query, quando cerchiamo le informazioni che abbiamo memorizzato, normalmente colleghiamo queste informazioni con delle join, diciamo, prendiamo delle tabelle, le colleghiamo fra loro, ma abbiamo non più di 2 o 3
tipi di collegamenti, qualche volta un po' più complicati, ma più collegamenti abbiamo e più la query risulta lenta e più abbiamo problematiche nel creare praticamente delle query che sono molto molto complesse. Un'evoluzione del transazionale si è avuta quando abbiamo cominciato ad analizzare i dati che abbiamo memorizzato, inizialmente con i data warehouse, poi con la business intelligence e poi con big data. E qui paradossalmente il numero di hop, quindi le connessioni tra i dati, sono non aumentate ma diminuite in termini di storage, in termini di memorizzazione e di recupero delle informazioni, perché poi queste informazioni venivano aggregate, collegate insieme in un secondo momento, cioè prima di essere in qualche modo presentate, visualizzate all'utente piuttosto che usate dall'applicazione. Allora qui abbiamo in qualche modo ridotto ulteriormente il numero di join, abbiamo normalmente questa big data dove le informazioni sono tutte inserite in modo scollegato e poi i collegamenti vengono fatti a posteriori. E per terminare, sempre in questo excursus, abbiamo una situazione in cui con Neo4j noi crediamo e vediamo che ci sono sempre più applicazioni che richiedono la connessione di tutte queste informazioni, che richiedono di mettere insieme non una, due, tre connessioni, ma centinaia, migliaia, a volte anche milioni di connessioni, perché poi tutto è praticamente collegato, tutto è strettamente correlato e questo ci permette di risolvere problematiche che non sono facilmente risolvibili o comunque non sono pratiche con database relazionali o con big data, proprio per la problematica di dover collegare tutte queste informazioni insieme. E questo lo crediamo noi, ma soprattutto lo hanno realizzato i nostri utenti, nel senso che le applicazioni con Neo4j sono tutte le applicazioni moderne che richiedono appunto queste connessioni di informazioni. E un piccolo esempio è quello che ci dà uno dei nostri clienti, che è eBay, dove in pratica l'utilizzo di Neo4j ha letteralmente permesso di creare nuovi servizi e di fare di praticamente mantenere applicazioni in una modalità che non era possibile precedentemente. Perché? Perché abbiamo semplicemente una logica molto più ristretta, non è necessario avere una logica molto ampia per poter diciamo soppiantare quelle che sono le richieste che non riesce a svolgere il database al di sotto della logica, e dal secondo punto per una questione proprio di performance, del fatto che si riesce ad ottenere risultati in ordini di grandezza in termini di velocità superiori rispetto ad altre tecnologie. Ecco, è qui dove noi stiamo puntando e dove effettivamente potete vedere l'utilizzo di Neo4j insieme ad altri database, ma per quelle che sono le applicazioni moderne, quelle che sono le applicazioni che oggi risultano così interessanti. E se parliamo di quella che è il segreto in qualche modo, che non è poi così un segreto, di come fa Neo4j ad essere così veloce, cosa c'è di diverso rispetto al modo di memorizzare e utilizzare i dati nel momento in cui facciamo una comparazione con i database relazionali. Questa slide, diciamo, racchiude un po' il succo di tutta questa cosa, e cioè i dati vengono memorizzati già connessi tra loro, quindi non abbiamo dei dati separati che poi devono essere in qualche modo correlati tramite degli indici per raggiungere chiaramente delle prestazioni accettabili, oppure semplicemente scandendo tutte le informazioni che sono necessarie. I dati sono memorizzati con la connessione, quindi la connessione stessa è un dato, non è una semplice collegamento, ma fa parte di quello che è il nostro, se volete, il nostro record, per dirla nei termini relazionali di una volta.
e questo con o senza l'utilizzo di indici. Neo4j ha la possibilità di creare indici, ma questo è on request, nel momento in cui abbiamo bisogno di lanciare, di utilizzare delle query di un certo tipo, ma gli indici non sono necessari per avere la connessione fra gli elementi che vengono memorizzati. Questo è un po' il succo. Quindi se non avete mai conosciuto, mai utilizzato Neo4j, ecco, in qualche modo questo vi dà un'informazione in più sul che cosa c'è di diverso. Ma soprattutto, oltre al che cosa c'è di diverso dietro alle quinte, dietro alla scena, vediamo un attimo perché Neo4j può essere così utile per le nuove applicazioni che si stanno sviluppando. Questi 4 punti che vedete sulla slide sono in qualche modo vogliono racchiudere quelle che sono le esigenze delle applicazioni di oggi. Ovviamente continueranno ad esserci applicazioni che richiedono la memorizzazione di dati transazionali, questo vale sempre, e ovviamente la presentazione di dati e la reportistica, queste almeno io penso non spariranno mai, ma ci sono delle applicazioni che oggi richiedono un'integrazione di questi dati con machine learning, con algoritmi di intelligenza artificiale. Richiedono un punto di partenza che magari è prototipale e poi una scalabilità che deve essere virtualmente illimitata. Sappiamo che poi di illimitato c'è ben poco, ma in ogni caso la possibilità di avere una scalabilità pressoché infinita dei dati, e quindi la possibilità di poter crescere con un'architettura che è in qualche modo consolidata e ti permette di evolvere anche con l'evoluzione di quello che è il vostro business. Il fatto che i dati, così come sono connessi, vi permettano di analizzare le informazioni e di scoprire quali sono le informazioni circostanti, quelle vicine a voi. Quindi se io definisco che ho un particolare evento, quali sono gli eventi che sono adesso collegati? E questo lo faccio con le informazioni che sono memorizzate all'interno del database, semplicemente con una query. E questo è un'altra cosa estremamente interessante. E poi, ovviamente, non ultimo, ma ugualmente importante, il fatto che dobbiamo mantenere i livelli massimi di sicurezza che sono richiesti al giorno d'oggi e di privacy di quelle che sono le informazioni. Quindi il database deve garantire una visione delle informazioni che mantenga comunque il massimo livello di sicurezza e di privacy di queste delle informazioni stesse. E queste sono ovviamente elementi di alto livello. Vediamo che cosa significano nella evoluzione che abbiamo avuto con Neo4j, con la 4.0, con la nuova versione di Neo4j, dove abbiamo analizzato le richieste dei nostri utenti e abbiamo ovviamente cercato di dare una risposta, e questo è un punto di partenza, nel senso che 4.0 è la prima versione 4 che abbiamo realizzato, e ne avremo anche di più, ma comunque abbiamo provato a dare una risposta, appunto, e una soluzione a queste esigenze. Quindi entriamo un attimo nel dettaglio di che cosa possiamo trovare all'interno della nuova versione 4.0, che è una versione che abbiamo rilasciato all'inizio dell'anno, quindi ormai fine marzo, quindi abbiamo già 3 mesi di vita di 4.0 GA, Generally Available. Precedentemente alla disponibilità pronta per la produzione, abbiamo avuto anche ovviamente delle versioni beta, quindi insomma la 4.0 è da un po' che circola, e molti utenti l'hanno già testata, altri l'hanno messa in produzione, eccetera. Uno dei punti importanti è che, collegandoci al discorso del cloud, del cloud in generale e dei servizi cloud e delle applicazioni as a service e del software as a service, abbiamo ascoltato quelle che sono state le richieste dei nostri utenti, e uno delle feature che abbiamo inserito nella 4.0 è il primo passo
Non posso dire come product manager questa è la soluzione finale, ma è il primo passo verso multi-tenancy. Che cosa significa? Significa che voi potete usare il database server, quindi qui stiamo parlando del DBMS, del Database Management System, non del database specifico, ma del server o del cluster che offre il servizio, per servire non un'applicazione, ma per servire applicazioni molteplici o per servire più utenti che sono proprio diversi. Quindi ci sono delle esigenze specifiche di separazione fisica dei dati, separazione fisica delle transazioni, ma mantenimento dello stesso servizio, quindi della stessa istanza. In soldoni, noi abbiamo il processo che è quello del nostro Neo4j, la Neo4j 4, oppure abbiamo il cluster che quindi è un insieme di processi su sistemi separati, ma che lavorano insieme per offrire una piattaforma multi-tenancy. Ci possono essere molti clienti, molti tenant separati che usano la stessa piattaforma. Questo si risolve in pratica nell'utilizzo di database multipli all'interno della piattaforma. Quindi database in questo caso è proprio struttura di dati che viene memorizzata e ovviamente utilizzata per recuperare informazioni. Quindi il DBMS è un top, i database che sono fisicamente separati come strutture di storage al di sotto del nostro DBMS, un po' come vedete nel grafico dove ci sono gli utenti con queste frecce che vanno prima sui sistemi e poi sui cilindrotti che sono in pratica i nostri database. Perché la definiamo agile e crowd friendly? Perché il modo in cui è stata impostata, potete pensare che avete un Neo4j 4.0 con database multipli sottostanti, uno per le attività di vendita, un altro di procurement e un altro per esempio per verificare la presenza di documenti e master data management. E nel momento in cui una di questi database richiede più throughput perché c'è più gente che insiste, che cerca di lavorare con questo database, senza fermare il sistema, se siamo in un ambiente cloud, e supponendo che questi database siano definiti come dei block device, quindi come dispositivi che possono essere smontati e rimontati al volo sui sistemi, possiamo mantenere il lavoro che sta facendo il DBMS, staccare uno dei database, collegarla a un altro database server che sta lavorando e far partire il servizio da quel database server. Con un DNS al di sopra o con qualche cosa che in qualche modo vi permette di ricollegare l'applicazione al nuovo indirizzo, avete sì un downtime di quel database specifico, ma non di tutto il resto, ma stiamo parlando di operazioni che si possono ultimare nel giro di qualche secondo. Quindi potete capire quanto questo sia efficace se avete chiaramente un sistema che è cloud-based. Altre informazioni un po' sul multi-database, tanto per darvi un'indicazione di quanto è importante per noi avere questa struttura. Per noi è un po' un mattone, è un elemento che ci permette poi di costruire altre cose al di sopra. Per esempio, abbiamo adesso un catalogo di informazioni, quindi tutti i metadati del database sono all'interno di un altro database che è il system database, cose che ovviamente se siete anche abituati a utilizzare altri database, in particolare database relazionali, capite di cosa sto parlando perché i database relazionali normalmente hanno questi tipi di catalog. Non avevamo questo sistema, adesso ce l'abbiamo e lo utilizzeremo sempre di più nelle prossime versioni per memorizzare non soltanto le informazioni di sicurezza, gli utenti, i database stessi, l'accesso ai database e via dicendo, ma anche molte altre informazioni. Mano a mano tutto sarà portato all'interno di quel che è il system database. Il system database è comune a tutti i sistemi che fanno parte del DBMS, parlando nello specifico ovviamente dei sistemi clusterizzati di Neo4j. I comandi per gestire i database sono semplicissimi, li vedete qua, ma adesso non ci soffermiamo troppo su quelli che sono i dettagli, ma tanto per darvi un'idea potete creare un database al volo mentre il sistema sta funzionando, oppure distruggerlo, oppure farlo
portarlo online o offline, quindi con lo start and stop. E l'utilizzo è molto semplice, sia tramite i tool client, oppure via HTTP, semplicemente appendendo il nome del database alla richiesta, o se usate dei driver per Java, JavaScript, eccetera, quando istanziate la sessione, semplicemente indicate quale database volete utilizzare. Ho dato delle indicazioni, ho sempre fatto riferimento nelle slide precedenti a un sistema di clusterizzazione. E questo è un altro elemento che è ovviamente necessario per creare scalabilità e alta affidabilità per un database server. Quindi in 4.0 abbiamo il nostro sistema di clustering che è già stato realizzato, era già presente e si è evoluto mano a mano nella versione 3, quindi è ormai un qualche cosa che noi abbiamo visto, abbiamo conosciuto già da 4 anni rispetto a quella che è l'attuale versione, e che è Causal Cluster. Causal Cluster è un sistema, ne parliamo adesso nella prossima slide, ma è l'elemento fondamentale, la base per una scalabilità a livello di lettura tramite delle operazioni di replica, e anche in parte a livello di scrittura, ma non è la soluzione completa per quanto riguarda la scalabilità in scrittura. Sicuramente è è la soluzione per quanto riguarda la high availability, nel senso che è un sistema che ci permette di avere una consistenza globale del dato durante tutte le fasi in cui questo dato lo troviamo. Quindi abbiamo in qualche modo, andiamo al di là, al di sopra di quella che è l'eventual consistency. La causal consistency vi permette di mantenere sempre una consistenza delle informazioni in ogni unità di tempo, per cui io posso identificare in ogni istante una consistenza su qualsiasi server che è presente nel cluster. L'evoluzione di Causal Cluster è verso qualcosa che abbiamo chiamato Fabric, che significa il mettere insieme un numero quanto mai ampio di cluster e poter analizzare insieme tutti questi elementi come se fossero un unico database. Questo è il punto di partenza. Vediamo un po' nelle prossime slide che cosa significa questo, ma per chiudere un attimo con il discorso del causal clustering, vi ricordo innanzitutto che ovviamente Neo4j è ACID compliant, è un database che garantisce l'atomicità e la durabilità di quello che sono le nostre transazioni, quindi è un sistema transazionale completo. E così i cluster ovviamente devono garantire questa transazionalità. La transazionalità è garantita all'interno del cluster, quelli che sono i core server, tramite un protocollo che è Raft, che è un protocollo che ci permette appunto di avere questa consistenza costante nel tempo. Le read replica o i replica server invece ci garantiscono la scalabilità in lettura, quindi semplicemente replichiamo le informazioni che sono nei core server, e queste sono proprio per la tipica necessità di avere molte richieste di lettura che possono andare a insistere sui replica server senza insistere sui core server, che invece si preoccupano di gestire in particolare le scritture. Ora, prendiamo questo elemento che è il cluster, dove abbiamo ovviamente il discorso di prima dei database che stanno all'interno del cluster, mettiamo insieme una serie di cluster multipli. Questi cluster contengono database che possono essere modellati nello stesso modo o in modo completamente diverso, e otteniamo quello che dicevo prima, cioè Fabric. Quando modelliamo questi database nello stesso modo, possiamo definire che questi database contengono delle partizioni dei nostri dati, quindi creiamo una struttura di sharding. Quando invece abbiamo dei modelli differenti, che poi sono dei graph disgiunti, che poi vengono collegati insieme ad altri elementi, creiamo del federated data o della data federation, e abbiamo la possibilità poi di
unire queste cose insieme. Vi faccio un esempio di un caso particolare. Possiamo avere tutti i nostri dati di vendita che sono partizionati, quindi sono nella struttura di sharding, ma possiamo avere un database o una serie di database di provisioning o di master data management separati da questi casi di vendita, ma l'utente può o interagire direttamente col sistema di provisioning, oppure può lanciare delle query che collegano insieme master data management e vendite e ottengono chiaramente dei risultati che vengono proposti a quelle che sono l'applicazione a livello. Qual è il risultato? Il risultato è la possibilità di poter interagire con una singola query su una serie quanto mai vasta di server dal singolo shard, che poi vi ricordo c'è anche all'interno dello shard la possibilità di avere molti replica server, per cui ulteriore scalabilità in lettura, alla possibilità di un dato che può essere federated e che può essere anche remoto, può essere un altro database che per ragioni di regolamenti specifici i dati non possono essere aggregati fisicamente, ma devono restare separati in una particolare regione geografica, eccetera. Le query che possiamo lanciare su questo tipo di struttura, su un Fabric, sono le Cypher query, quindi tramite il linguaggio tipico che abbiamo per Neo4j, che è Cypher, che è di gran lunga molto molto più semplice e adatto per collegare insieme i nostri dati. Quindi la possibilità di fare delle ricerche su tutti questi database, su tutti i cluster direttamente con una singola query, che è come quella che potete vedere nell'esempio che abbiamo qua. E tra l'altro la query, anche se è in piccolo, ma è solo per darvi un'idea, sulla parte SQL è su una singola macchina, certamente non su tutti i sistemi in sharding che potrebbero essere disponibili. Quindi il risultato è che abbiamo la possibilità di lanciare questa query che in parallelo va automaticamente a insistere su una serie di cluster e poi di database di istanze nel cluster multiple, ottiene i risultati, li aggrega e propone quello che è chiaramente l'operazione finale. Vi faccio un esempio pratico di quello che significa utilizzare sharding con la 4.0. C'è un benchmark specifico, il Social Network Benchmark dell'LDBC, del consortium LDBC, che normalmente è strutturato come lo vedete sulla sinistra. È un graph model molto, molto ristretto, che normalmente non è separabile, quindi lo sharding non ha senso, non ha molto senso, a meno che non si continuino a fare hop di network da un sistema all'altro. Allora, usando Fabric, noi possiamo da una parte fare sharding, e per esempio nell'ambito del social network, pensate a Facebook, se non conoscete il DBC, tutti i messaggi, i commenti e le informazioni, i post che vengono fatti stile Facebook sono in una serie di shard. Però quando si parla di avere richieste legate a utenti, quindi quelli che sono i miei amici, quelli che conosco, eccetera, questi sono separati in un modello federato, quindi in un modello che è collegato poi allo shard. E questa è la potenza della 4.0. Il fatto di non avere solo sharding brutale e senza concetto di quello che è il modello al di sotto, ma la possibilità di modellare il sistema secondo quelle che sono le esigenze. Ci sono degli articoli, il link lo vedete qua, ma poi vedrete chiaramente le slide quando vi verranno fornite, che vi portano a quelli che sono degli esempi pratici di che cosa significa creare una situazione di questo genere. Questi sono semplicemente dei rapidi test che sono stati fatti a livello di community per verificare che cosa significa usare lo sharding con LDBC. I risultati sono aspettati, ce l'aspettavamo, ma comunque la latenza è praticamente ridotta di ordini di grandezza, perché abbiamo chiaramente queste query che vengono lanciate in parallelo, in alcuni casi molto ridotti, in altri, siccome non era necessario avere questo parallelismo, la differenza non è sostanziale. E così come dal punto di vista di alcune query in cui
le prestazioni anche qui sono aumentate in ordine di grandezza, ma fino a un certo punto, perché poi oltre a un certo punto avere magari nel caso specifico troppa separazione non giova, nel senso giova nel momento in cui abbiamo tanti dati e dobbiamo lanciare query in parallelo, mentre in alcuni casi quando i dati possono essere raccolti su una singola macchina e non c'è la necessità di creare sharding, ovviamente ecco che la curva scende, perché è di più il salto e diciamo tutta la gestione dell'infrastruttura piuttosto che il vantaggio che ti dà nel parallelizzare le query su sistemi multipli. Quindi questa è un po' diciamo la pratica, ma anche l'idea di quanto la 4.0 possa intervenire su questo discorso di scalabilità illimitata di cui si parlava. Quindi veramente, come diceva Dirk prima, certo, la 4.0 è, secondo me e secondo tanti in Neo4j, una crescita enorme, un'evoluzione enorme nel graph database, e non soltanto nel graph database, ma in generale per tutti i database. Un altro punto che volevo presentarvi, che secondo me è super importante, è l'evoluzione della parte di security. E anche qui abbiamo ascoltato i nostri utenti che ci hanno parlato di come utilizzavano i grafi e di come volevano usare il nostro database. Vi faccio un esempio semplice, proprio direi quello di base. Il database ha tutte queste connessioni, vi permette di connettere così tanti dati. A un certo punto, proprio il fatto che ci sono così tante informazioni, anche di tipo disparato, tutte connesse insieme, porta a una esigenza, e cioè che ci sono più utenti e utenti diversi che vogliono usare questo database. Come faccio io a mettere insieme tutti questi utenti che hanno diverse esigenze e che sono ovviamente legati a elementi di privacy, per cui alcuni utenti possono vedere certe cose, altri utenti non possono e devono chiaramente sottostare a determinate regole che sono super importanti in termini di sicurezza e in termini di privacy. Ecco perché abbiamo creato una struttura di role-based access control, quindi ci sono dei ruoli che sono dei template dove noi definiamo che cosa un utente o un gruppo di utenti può o non può vedere, ed questo sistema è granulare fino al livello più basso, che è, dal nostro punto di vista, la singola proprietà di un oggetto nel grafo. Quindi noi identifichiamo che possiamo avere accesso ad alcuni nodi o a tutti i nodi, o ai nodi e alle relazioni fra i nodi, o alle proprietà che sono all'interno delle relazioni o all'interno dei nodi. Nell'esempio che vedete qua, ovviamente la figura è un po' piccolina, ma per darvi un'idea, abbiamo creato, vedete il colore, questa è la cosa più, diciamo, importante, il succo di quello che sto cercando di spiegarvi, diversi ruoli, 4 ruoli, in cui si vede un subset del grafo. In questo esempio parliamo soltanto dei nodi, ma chiaramente possiamo fare riferimento a qualsiasi oggetto all'interno del grafo. E poi creiamo degli utenti, per esempio l'utente Joe può vedere solo ed esclusivamente questo subset, mentre l'utente Bob, che è un utente più, diciamo, super user, più potente da questo punto di vista, può avere accesso a tutto il grafo. Che cosa significa? Significa che possiamo in qualche modo definire che la stessa query in lettura, ad esempio, fatta da Joe, estrarrà informazioni che sono legate a quelle che può vedere Joe. E la stessa query invece fatta da Bob, che è un super user e può avere accesso a tutti i dati, potrà vedere tutte queste informazioni, quelle di tutti i vari colori. Lo stesso vale veramente per le operazioni di scrittura. Joe potrà andare a scrivere alcuni dati, ma non tutti, mentre Bob potrà avere accesso e poter scrivere scrivere significa ovviamente creare nuovi nodi oppure modificarli o cancellarli. Tutto quello che è presente sul grafo. Un esempio che c'è anche nei nostri manuali, vi invito a dargli un occhio, a vedere un attimo, è un esempio di un ospedale o comunque di un sistema sanitario dove avete diversi utenti, avete i dottori, i medici che sono praticamente coloro che hanno bisogno di conoscere il paziente e vedere che questo paziente ha una certa determinati sintomi e chiaramente offrono una diagnosi. Questo dottore
ha bisogno di queste informazioni. Dall'altra parte potrebbero esserci delle persone che stanno al call center e che raccolgono le richieste, per esempio per un appuntamento, che hanno bisogno di sapere, per esempio, il codice fiscale o la tessera sanitaria, ma non possono e non devono sapere quali sono le diagnosi che sono state fatte precedentemente o meno, ma insistono sullo stesso database. E poi ci possono essere dei ricercatori. I ricercatori devono avere informazioni legate a sintomi e diagnosi, ma non possono in qualche modo avere accesso a chi ha questi sintomi e chi ha queste diagnosi sono legate a determinate persone. E allora vedete che ci sono queste diverse persone, lo stesso database e la possibilità di garantire la sicurezza su tutti i vari elementi. E quindi questo in qualche modo vi permette di usare dei subgraph, dei graph nei graph all'interno di Neo4j. Questo è, direi, uno degli elementi più importanti. Quindi un altro esempio, proprio per tornare a Cypher e alle query di cui parlavamo, ecco qui dove potete dire che alcuni utenti potrebbero vedere il loro nome. Questo è l'esempio del call center, dove io posso o del centralino, dove io posso chiamare, sono il signor Ivan Zoratti, però l'utente non vedrà mai quella che è la diagnosi, vedrà semplicemente il fatto che lanciando la stessa query, quest'utente ha effettivamente la possibilità di richiedere un appuntamento oppure di recuperare quelli che sono gli esami che sono stati fatti al paziente. Bene, aggiungiamo qualcos'altro. Veramente la 4.0 è stato un investimento enorme dal punto di vista dello sviluppo. Abbiamo aggiunto delle librerie di reactive programming alla 4.0, quindi qua adesso parliamo della parte client. Al momento disponibile su Java, JavaScript. Stiamo lavorando per portarli con .NET e con Python. E poi avremo chiaramente una versione che non credo sarà reactive, ma comunque questo è un discorso che faremo un po' più avanti con Go. Abbiamo al momento il driver Go disponibile già, che è compatibile e che sono tutte queste librerie ovviamente compatibili anche con la versione 3.5. Che cosa significa utilizzare una reactive architecture? Significa in qualche modo unire non semplicemente le applicazioni client con il server, fare una richiesta, attendere e recuperare le informazioni, ma poter avere qualche cosa di molto più sofisticato, quindi avere la possibilità di definire operazioni sincrone o anche asincrone, di lanciare una richiesta che viene recuperata e viene analizzata sul server, viene montato in qualche modo, costruito e bufferizzato il risultato e nel frattempo possiamo recuperare un sottoinsieme di informazioni e nel momento in cui non abbiamo più bisogno di queste informazioni possiamo semplicemente bloccare la query e dire ok, abbiamo terminato di lanciarla, cancella e elimina il tutto. Quindi un meccanismo veramente, ovviamente molto più sofisticato rispetto a quello che era il meccanismo precedente. Salto un attimo per problemi di tempo l'esempio, ma potete chiaramente rivederlo e ci sono molti esempi anche sul nostro sito e sulla nostra documentazione di come potete usare nella 4.0 rispetto alla 3.5 o alla 3.x lo sviluppo, per esempio in Java piuttosto che in altri linguaggi. Quindi, tanto per racchiudere e concludere con la 4.0, questo è stato l'investimento più grande, almeno per Neo4j, ma sicuramente per tutti i graph database al momento, per garantire quella che è una scalabilità pressoché illimitata, un'architettura di tipo reactive, una security così granulare e anche così sofisticata come non c'è anche in altri database, e poi ovviamente tutto tramite multi-database. È disponibile, lo sapete, ve l'ho detto, GA, potete utilizzarlo in vari formati, server, ma anche client, semplicemente scaricando il Neo4j Desktop. Non mi soffermo sul desktop perché Rick presenterà un esempio di come può essere utilizzato Neo4j, per cui potete vedere ben di più chiaramente con lui. E quindi vedrete che ci sarà la possibilità di collegare vari tool al database direttamente tramite Neo4j Desktop, e quindi potete caricarlo sul vostro laptop e testarlo, provarlo.
C'è stata qualche domanda nella nostra chat, nella parte di domande e risposte legata alle librerie di visualizzazione. Fatemi spendere un paio di minuti su questo argomento. Qui stiamo parlando di quello che è il tipo come visualizzare i dati in Neo4j. Qui abbiamo il nostro tool che è Bloom, di cui vedrete anche qui alcuni esempi, e poi adesso ho un piccolo video che vi darà un'idea veloce di che cosa significa utilizzare Bloom per i power users, quindi questo è per gli utenti finali. Un sistema di visualizzazione legato a varie applicazioni, abbiamo terze parti, partner che abbiamo che chiaramente sono molto attivi in questo campo. L'altra opzione è usare i tipici tool di BI, e su questo abbiamo un nuovo connettore BI che ci permette di utilizzare, di collegare Neo4j a questi tool, e poi abbiamo delle librerie, vari toolkit di visualizzazione con i graph database. Queste sono le opzioni. Di queste 4, la prima, la parte di Bloom, è un nostro prodotto. È un prodotto che vi permette di esplorare il database in modo visuale, non avete quindi la necessità di lanciare query in Cypher, e potete utilizzare questo tool sia in modalità laptop, quindi voglio dire sia in modalità client, e che in modalità server, perché questo può essere condiviso fra tutti gli utenti. È un'interfaccia molto semplice. Adesso vado un po' veloce su questo, però quello che voglio dirvi è che c'è una nuova versione, la 1.2, che inserisce tutta una serie di caratteristiche, la possibilità di esportare i dati, chiaramente, la possibilità di definire dei parametri, per cui voi avete già delle query magari che sono state preimpostate dei data architect che possono essere utilizzate, perché sì, da qualche parte potete utilizzare tutto senza query, ma potrebbero esserci delle richieste più complicate che richiedono una query e che vi viene salvata e voi potete parametrizzarla. Piuttosto che la possibilità di evidenziare determinati dati. Posso farvi vedere molto velocemente un video, è un video di 1 minuto soltanto, ma che vi dà un'idea di quanto sia effettivamente efficace. Qui avete una ricerca che è praticamente testuale, quindi io voglio cercare ad esempio i miei clienti, identificare alcune proprietà come il codice fiscale, poi posso zoomare su quelli che sono i clienti che ho trovato, o i miei utenti, verificare quali sono le proprietà delle relazioni con altri utenti, e fatto questo posso identificare che determinati utenti filtrati li posso evidenziare con diversi colori, per cui posso immediatamente vedere nel mio grafo quali sono questi oggetti, quindi questi dati che mi interessano. Dopo averli identificati, aver identificato i dati che mi interessa, per esempio, collegare insieme, quindi in questo caso un utente con altri utenti che possono essere collegati, quello che posso fare è cercare quello che è il percorso più rapido per collegare insieme questi utenti. Quindi, come vedete, è un meccanismo che non richiede in nessun modo query, e da qui posso espandere le richieste in maniera molto semplice e sofisticata. Vi invito a provarlo, ovviamente è disponibile sul nostro sito, e c'è anche una sandbox che vi permette di testarla senza dover scaricare nulla. Torniamo velocemente alle slide, ho quasi terminato. Dirk parlava di quelli che sono i nuovi algoritmi e di quelli che abbiamo definito Graph Data Science. Voglio aggiungere solo un elemento in più, poi ci sarà una presentazione specifica su questo. Quando parliamo di Graph Data Science in Neo4j parliamo di 2 cose. Da una parte il fatto che ci sono chiaramente le nostre librerie, che sono tipicamente legate al modo in cui possiamo utilizzare il graph database con algoritmi molto sofisticati, e questo vi permette di tagliare quella che è l'esigenza di estrarre i dati e di dover prima prendere tutti questi dati in grossa quantità, caricarli su un altro sistema e poi analizzarli e poi riportarli nel database. Potete fare tutto nel database e potete utilizzare non soltanto questi algoritmi, ma potete utilizzare anche la potenzialità del
cipher, del linguaggio. Quindi unire le due cose è un po' come dire io ho questi algoritmi sofisticati e un linguaggio come l'SQL nei relazionali, ok, abbiamo cipher, quindi specializzato proprio su queste richieste. Questo è da una parte, quest'ultima parte è quella che viene definita in questa slide Analytics Projection, e il discorso degli algoritmi sono quei graph algorithm di cui abbiamo quindi questa libreria che ha più di 40 algoritmi a disposizione. Anche qui vi lascio un attimo su questo perché c'è una presentazione successivamente che va più in dettaglio. Tutto questo, e concludo, con quelle che sono quello che è presente e disponibile oggi. Chiaramente il desktop, il browser, il Neo4j server, i driver di cui abbiamo parlato. Stanno arrivando per la 4.0 il driver Python, vedrete sul nostro sito c'è una versione beta e quindi a giorni sarà GA, e presto arriverà anche Go, la nuova versione Go per la 4.0. Graph Data Science versione 4.0, c'è già la 3.5 ma sta arrivando anche questa, e Bloom e Aura saranno con la 4.0 pronti per una questione di qualche settimana, e avremo tutto quanto pronto. Quindi non so se ci sono delle domande specifiche. Riccardo, non so se mi senti. Sì, certo, diciamo che Ok. ho notato, siccome siamo un pochino in ritardo e la tua presentazione è Sì. stata assolutamente esaustiva e molto efficace, ho solo notato degli ottimi feedback e quindi degli apprezzamenti che sono venuti fuori nella chat, quindi direi che hai colpito nel segno. Le funzionalità di questa 4.0 sono sicuramente impressionanti e quindi sicuramente hanno interessato molto, hanno colpito molto. Questo è l'unico feedback. Okay. Sulle domande specifiche ho visto che è stato già dato delle risposte, quindi procediamo con la prossima presentazione. Grazie molto del tuo intervento, veramente esaustivo. E quindi Io rimango qua, noi rimaniamo qua. Se ci sono domande fatele pure nel box domande e risposte, cercheremo di rispondere. Grazie ancora. passiamo quindi rapidamente al prossimo intervento e lascio la parola a Lorenzo Speranzoni, che è il CEO di Larus, il nostro partner in Italia, per la sua presentazione. Prego, Lorenzo. Credo mi vediate. Un attimo che carichiamo la presentazione, vediamo se riesco a switchare di pagina. Sì, ok. Niente, allora chiudo la telecamera così siamo sicuri funzioni meglio la comunicazione e sicuramente la mia faccia è meno interessante del contenuto delle slide, almeno così spero. Quindi buongiorno a tutti nuovamente, un benvenuto anche da parte mia. Io sono Lorenzo Speranzoni, sono il fondatore e amministratore di Larus. Siamo il primo partner in Italia in termini temporali, partimmo nel lontano 2014, oramai sono diversi anni che lavoriamo con gli amici di Neo4j e siamo i primi in termini di numero di progetti e di fatturato globale che sul mercato italiano facciamo con questa tecnologia. Inoltre, insomma, la mia attività di diffusione di questa tecnologia quando partì nel lontano 2014 mi ha portato, insomma, con un certo orgoglio anche ad essere nominato nel 2015 ambasciatore per questa tecnologia. Ricordo, insomma, i tempi in cui la domanda di allora era sostanzialmente cosa fosse un graph database. Ecco, oggi sicuramente c'è un grado di maturità estremamente più elevato e ormai i graph database anche sul mercato italiano sono ormai stati, come dire, acquisiti come uno standard de facto negli approcci NoSQL e nello sviluppo di sistemi data driven. Ecco, in questa mia sessione io proverò a raccontarvi le ragioni per le quali anche nel mercato italiano aziende praticamente di ogni settore hanno adottato nei più svariati contesti e casi d'uso la tecnologia Neo4j. Due parole su Larus, molto velocemente, sono 4 slide. Dopo alcune significative esperienze, in particolare negli ambiti di telecomunicazioni e bancario, nel 2004 ho deciso di fondare Larus
assieme a un ristretto gruppo di amici, tutti appassionati di tecnologia. Eravamo programmatori, capi progetto, e con questo bagaglio tecnologico abbiamo fatto nascere l'Arus. Oggi ovviamente, dopo oltre 15 anni, per seguire più da vicino i nostri clienti, oltre a Venezia abbiamo aperto uffici a Roma e Milano, le due come dire, città principali dove l'IT si svolge. Più interessante, almeno per quanto ci riguarda, è la sede di Pescara, dove abbiamo sviluppato sostanzialmente un competence center sui grafi. Dirk a inizio giornata vi ha raccontato che esistono diversi componenti satelliti rispetto alla platform Neo4j, e l'Arus è effettivamente, in particolare il centro di competenze di Pescara, l'azienda che sviluppa per conto e con Neo4j moltissimi di questi connettori. Partimmo con il driver JDBC per Neo4j, in modo tale che insomma diverse applicazioni esistenti e tool potessero interagire con questo standard de facto per l'intercomunicazione via Java. E ad oggi insomma manteniamo gran parte delle librerie che voi tutti probabilmente state utilizzando o che sono utilizzate a contorno di Neo4j in quanto database. Le APOC, la libreria delle procedure Neo4j, l'ETL, per citarne un paio, e più recentemente abbiamo sviluppato il connettore ufficiale per Kafka. In sostanza, ecco, tutto questo lavoro ci consente, ecco, di definirci gli integrator leader a livello mondiale per la tecnologia Neo4j, ma più che questo, ecco, la grossa esperienza che abbiamo costruito integrando e costruendo questi connettori per Neo4j ci permette di aiutare voi clienti nell'onboarding e nell'inserimento di questa nuova tecnologia nel vostro ecosistema di fatto di diverse tecnologie. Quindi vi aiutiamo proprio in questo processo di adozione con successo della tecnologia. Abbiamo diversi partner con i quali collaboriamo, oltre a Neo4j, perché ovviamente per lo sviluppo di sistemi mission critical solamente Neo4j generalmente non può bastare. Diciamo che noi nell'ambito dello sviluppo di sistemi data driven abbiamo identificato 4 layer fondamentali, che sono la data visualization, la data architecture, la data computing ed ovviamente lo strato di data persistence. E per ognuno di questi livelli noi abbiamo identificato dei partner e delle tecnologie che ci potessero supportare al meglio in questo processo. Ecco, forse manca una slide, poco male. Inoltre diciamo che il credo di Larus si basa su altri due postulati importanti. In primo luogo l'open source, crediamo molto nell'open source, Neo4j è un database open source, ed in secondo luogo nel concetto di partnership. Per questi due motivi sostanzialmente abbiamo aderito da diverso tempo a RIOS, la rete italiana open source, una rete di impresa dove sostanzialmente sono conferite aziende leader nel settore che sono specializzate, diciamo tanto quanto lo siamo noi su Neo4j e le nostre tecnologie di cui siamo partner, su altre tecnologie, perché ovviamente insomma non possiamo essere omniscienti. Per citarne qualcuna, Liferay, appunto Elastic, MongoDB, OpenShift, piuttosto che altre. Insomma, stiamo cercando di mettere attorno a questo network una serie di aziende che possano offrire un servizio competente ad alto livello, con persone sempre certificate che consentano insomma di costruire il tipo di sistemi che noi tutti oggi siamo, come dire, chiamati a sviluppare. Ecco, questa slide sostanzialmente rappresenta il percorso che abbiamo fatto assieme appunto agli amici di Neo4j. Tutto è iniziato nel 2010 o a cavallo tra il 2010 e il 2011, quando io incontrai il dottor Jim Weber, che chiuderà la giornata di oggi, Chief Scientist di Neo4j. A suo tempo stavamo lavorando su un disegno di un'architettura lightweight SOA per un retailer qui nel Veneziano dove c'è l'headquarter di Larus, e stavo studiando il suo libro Rest in Practice e ebbi quindi occasione di conoscerlo. In quel periodo, pensate, Neo4j era nella versione 1.0 e con Jim feci proprio
le prime spike, i primi test. In questo caso stavamo facendo segmentazione e clustering degli articoli che ci sono in un negozio. Ecco, oggi siamo alla release 4, quindi è passato un bel po' di tempo e, come dire, l'Arus ha visto l'intero film e tutto il percorso, ecco, che dal punto di vista evolutivo e tecnologico appunto Neo4j ha fatto. Ecco, venendo al punto più importante del mio talk, questa è la sessione, ecco, dove vorrei provare a raccontarvi perché dovreste usare un grafo, o meglio, perché l'adozione di graph database sta crescendo esponenzialmente nel mondo e non solo, voglio dire, in modo particolare importante anche in Italia, no? Siamo un po' forse abituati a raccontare che l'innovazione parte all'estero e meno in Italia. Non è così. Ecco, sicuramente Gartner e Forrester, piuttosto che altri loro parenti, ecco, hanno una voce più autorevole rispetto alla mia sul posizionamento di questa tecnologia e di questo approccio. Ecco. Io proverò semplicemente a darvi una spiegazione matematica, ecco, del perché secondo noi i grafi sono fondamentali o scientifica, ecco. Però non preoccupatevi, non ci sono formule né teoremi perché ho smesso di studiare dai tempi delle medie, quindi tranquilli. Solamente volevo, come dire, portare un'evidenza di una certa osservazione che abbiamo fatto in questi 9 anni di percorso, ovvero perché vediamo funzionare così bene la tecnologia quando poi noi la applichiamo nei contesti di business. Partendo, come dire, un po' alla lontana, ecco, sicuramente sappiamo ormai di essere entrati in un'economia guidata dai dati, no? Quindi dati e diventare data driven è sicuramente importante. Essere data driven significa che il progresso di un'attività è appunto guidato dai dati, piuttosto che dall'intuizione o dall'esperienza personale. Quindi la capacità di utilizzare informazioni che si ricavano dall'analisi dei dati per orientare lo sviluppo di servizi migliori e quindi generalmente facilitare la vita quotidiana degli individui, delle organizzazioni e non ultimo ovviamente delle imprese. E non è una moda, un percorso di profonda innovazione, come scrivevo in questa slide, confermato dalla Commissione Europea, che nel report di cui vi lascio il link più sotto ci conferma insomma che le aziende che fondano i propri processi decisionali su conoscenze generate dai dati registrano un incremento di produttività del 5-6%. E i dati ci stanno aiutando sostanzialmente a prendere decisioni, quindi ci aiutano ad accelerare le diagnosi, in particolar modo in questo periodo, no? Sentiamo tanti progetti orientati ai dati per cercare di risolvere, come dire, questa situazione terribile che ci sta affliggendo. Trovare il posto ideale dove installare un parco eolico, piuttosto che l'imbottigliamento del traffico con il nostro Google Maps, oppure prevedere la produzione dei raccolti e non ultimo, insomma, anche nello sport studiare gli avversari, no? Il messaggio è senza dubbio appunto che è tempo che grandi organizzazioni e amministrazione pubblica cominciano a ponderare decisioni e a fare scelte sulla base di informazioni affidabili e ben strutturate. In tal senso, come dire, già a partire dal 2011 Martin Fowler, il Chief Scientist di ThoughtWorks, iniziò a darci una preziosa indicazione. I dati e l'uso che ne facciamo è così disparato che sostanzialmente i sistemi di persistenza saranno inevitabilmente poliglotti, ovvero per sviluppare sistemi data driven e per trattare così come vogliamo trattare in maniera approfondita e analizzare in maniera approfondita il dato, è emerso il movimento NoSQL. Sostanzialmente abbiamo compreso che il relazionale da solo probabilmente per certi tipi di analisi non ce la poteva fare, no? E quindi sono appunto nati i database NoSQL e oggi possiamo affermare che la maggior parte delle aziende hanno sicuramente, come dire, sdoganato questo concetto di persistenza poliglotta, come pure lo abbiamo sdoganato sulla parte di programmazione in termini di polyglot languages, no? Programmiamo con diversi linguaggi di programmazione i nostri sistemi. E possiamo anche affermare che sostanzialmente, oltre ad avere più di un database, la maggior parte delle aziende oggi ha almeno uno di questi che è un database appunto NoSQL.
Ecco, perché, come dire, perché amiamo Neo4j e perché pensiamo anche noi, come raccontava Ivan, che forse e probabilmente più rispetto agli altri database NoSQL, i database a grafo sono qui per restare. E ho provato un po' a impostare e a raccontarvi in 3 slide questa riflessione, no? Sappiamo, ecco, storicamente che dal punto di vista scientifico, ecco, il percorso che la scienza ha fatto in passato, ma soprattutto, come dire, confrontandolo con gli approcci emergenti, abbiamo capito che c'è un forte legame, o scopriremo a breve, ecco, che c'è un forte legame che ci riguarda moltissimo tra appunto la ricerca e l'approccio scientifico e i database a grafo. Ecco. Partendo dal fatto che sappiamo che una delle osservazioni più importanti è che tutto è scomponibile in parti, no? Noi sappiamo per esempio che il corpo umano è formato da 9 sistemi di organi, gli organi sono formati da tessuti, che a loro volta sono formati da cellule, che a loro volta sono formati da molecole, atomi e particelle elementari, no? Per arrivare fino in fondo. Sappiamo che gli stessi tipi di molecole formano tutti i sistemi biologici e che gli stessi tipi di particelle formano tutta la materia sostanzialmente, vivente e non vivente. Queste sono sicuramente intuizioni potenti e sorprendenti, no? Che oggi sono date per scontate da noi tutti e dagli scienziati poi in particolare. No? Alberi e rocce sono fatti della stessa cosa, stessi blocchi sostituenti, persone e alberi alla stessa stregua, no? Deriviamo sostanzialmente tutti dalle stesse particelle elementari, diciamo così. Ecco. E la scienza, ecco, come dire, ha fatto grandissimi progressi smontando le cose, no? Facendo questo percorso. C'è un punto però, ecco, e qui, come dire, nascono i movimenti più attuali e più recenti. Ecco, ciò che rimane fuori da questo approccio è appunto il problema di comprendere le relazioni tra le parti. In sostanza sta diventando sempre più chiaro che molte domande importanti possono essere risposte, affrontate, solo riflettendo più attentamente su quelle che sono le relazioni tra le singole parti. Tutti gli scienziati infatti generalmente pensano che parti siano universali, tuttavia convengono che il modo in cui le parti lavorano insieme è specifico per ciascun sistema. Esempio pratico, sempre restando sul corpo umano, no? Quando si studiavano disagi sull'apparato cardiaco ci si concentrava l'attenzione su quello, no? Cioè era quello l'organo che aveva il problema e noi dovevamo andare a analizzare quello. Beh, noi sappiamo che oggi in realtà il corpo umano può avere problemi, come dire, che nascono da altre parti del nostro corpo che però poi impattano in realtà come esito finale sul muscolo cardiaco, no? E quindi lo sappiamo nella scienza, lo sappiamo nella medicina. Ecco, quello che è sicuramente diventato interessante è che il modo in cui le parti lavorano insieme può essere anche studiato in generale e così facendo possiamo ottenere, come dire, informazioni su ogni tipo di sistema esistente, dai sistemi fisici come il meteo a quelli biologici e non ultimo, insomma, i sistemi sociali. E la cosa interessante, ecco, è che la stessa cosa vale anche per le nostre aziende. Faccio un ultimo passaggio. Quindi la comunità scientifica ha così introdotto il concetto di sistema complesso. Le complex network di fatto rappresentano il nuovo approccio alla scienza, che studia il modo in cui le relazioni tra le parti danno origine ai comportamenti, ecco, collettivi di un sistema e come il sistema interagisce e forma relazioni col suo ambiente. Ecco, si concentra su alcune domande sulle relazioni, appunto, e su come trasformano le parti in interi, no? Come le relazioni tra gli organi del corpo umano creano certe situazioni, che può essere un disagio piuttosto che un comportamento. Ecco. Queste sono domande rilevanti per tutti i sistemi a cui teniamo, ovviamente, non ultimo, insomma, tradotto nel nostro mondo, la nostra impresa, la nostra azienda. Ma che cosa c'entrano i sistemi complessi, no, con Neo4j? Una mazza apparentemente. La realtà invece è questa. Quindi, ebbene, sostanzialmente i sistemi complessi o network si rappresentano con un modello matematico che chiamiamo grafo, ok? Quindi gli elementi o le parti sono i nodi e le interazioni tra le parti sono le relazioni tra i nodi. Quindi in buona sostanza quello che sta facendo la scienza, il percorso di
comprensione da un punto di vista scientifico ha una forte corrispondenza con il lavoro che stiamo facendo noi portando a bordo la tecnologia Neo4j, perché sostanzialmente quello che succede è che noi stiamo di fatto all'interno della nostra azienda trattando sistemi complessi. Voglio dire, il punto fondamentale è che, scusate la slide si vede un po' male, ma poco male, insomma ci parlo sopra. Il punto fondamentale è che la vostra azienda, le aziende con i loro processi di business e i relativi sistemi informatici che implementano e automatizzano insomma questi processi, le aziende sono un sistema complesso composto da tantissime entità non identiche connesse tra di loro da interazioni di tipo diverso. E si noti bene ovviamente che questo è ancora più vero se pensate al fatto che la nostra azienda non è un'entità isolata, ma al contrario si deve misurare in un mercato dove il numero e il tipo di entità e relazioni in gioco aumenta esponenzialmente. E quindi noi pensiamo che non sia corretto sostanzialmente pensare ai grafi come una tecnologia che ci aiuta strettamente a implementare insomma alcuni casi d'uso specifici. Uso i grafi per fare, che ne so, recommendation engines. Sì, è vero, sicuramente ci sono degli ambiti dove c'è un matching veramente efficiente ed efficace. In realtà noi pensiamo piuttosto che i graph database siano sostanzialmente un motore di persistenza che nativamente ci aiuta a rappresentare e ad analizzare il nostro dominio in modo corretto, perché il suo property graph model di fatto è il modello matematico che viene utilizzato in ambito scientifico per analizzare questo tipo di sistemi, ovvero per analizzare il tipo di complessità di sistemi che noi siamo chiamati a creare. Esempio, in ambito finanziario, le reti interbancarie dove i nodi rappresentano le banche e i link rappresentano i flussi di liquidità. C'è diversa letteratura scientifica per verificare l'effetto del rischio sistemico, no? Va giù una banca e tira giù l'intero sistema, no? E ripeto, ci sono diverse pubblicazioni che raccontano di approcci basati sui grafi per rappresentare queste situazioni di potenziale fault. Le reti creditizie, le reti degli assetti proprietari che abbiamo fatto per esempio con il cliente Cerved, dove i nodi rappresentano istituzioni finanziarie, imprese, investitori e paesi, e i link rappresentano le partecipazioni al capitale azionario piuttosto che le quote societarie, no? E potrei proseguire insomma con un esempio, come dire, infinito, no? Sempre in questo ambito, l'analisi previsionale relativa alle quotazioni, l'identificazione di comportamenti anomali da un punto di vista fiscale, fraud detection piuttosto che anomaly detection, sentiment analysis sui social network per comprendere la reputazione online dell'azienda, no? Dell'istituto finanziario, l'analisi del traffico sul web per identificare comportamenti di navigazione degli utenti sul nostro home banking, fraud detection attraverso l'analisi di documenti o delle cosiddette identità sintetiche. Ecco, vedete, ci sono solo come esempio decine di use cases che possono nascere solamente in ambito finanziario, a confermare il fatto che trattandosi di sistemi complessi, le aziende, i processi e i sistemi che implementiamo, di fatto noi andiamo bene a rappresentare questi sistemi complessi attraverso appunto un database a grafo. Prendete per esempio i vostri diagrammi entità-relazione, no? Provate a ripensarli in termini di un network, no? Come vedete, no? Ogni tabella potrebbe rappresentare da un certo punto di vista una entità, e le relazioni che sono in piedi nel vostro diagramma rappresentano appunto le interazioni che avvengono tra le informazioni. Ecco, non è esattamente equivalente, però sostanzialmente ecco, il modello, un'immagine di questo tipo ci dà una indicazione di quanto possa essere complessa la rappresentazione e la comprensione, nonché l'analisi insomma di un sistema di questo tipo, e sicuramente, come dire, ripensare al proprio problema, alla propria azienda in termini di una rete può consentirci, ecco, di analizzare meglio e di rappresentare meglio quello che è appunto un sistema complesso, no?
E quindi dicevo, troverete casi di applicazione che non avete mai pensato inizialmente, anche se partite da un caso d'uso, come dire, candidato o pilota. Ecco. Ad esempio, no, recentemente per un cliente che è proprietario di una piattaforma social con contenuti a pagamento, noi abbiamo utilizzato inizialmente Neo4j per implementare un recommendation engine, quindi un motore che suggerisce contenuti agli utenti che sono collegati. Sappiamo essere appunto, come dicevo prima, un contenuto tipico, cioè un use case tipico per utilizzare Neo4j. Ma quello che è successo è che non appena abbiamo presentato il database, quindi il modello con i suoi dati dentro, abbiamo iniziato a lavorare con i tecnici o comunque con il gruppo che ci aveva commissionato questa attività. Questo gruppo ha immediatamente deciso di coinvolgere il marketing e di utilizzare sostanzialmente lo stesso DB per lavorare assieme appunto al marketing sulla segmentazione del mercato, quindi su come sono fatti gli utenti che si collegano alla piattaforma, come si comportano e identificare poi per esempio i cosiddetti influencer, no? Perché sono, come sappiamo, veicoli nella comunicazione, nella propagazione di certi contenuti. E quindi, lato nostro, quello che stiamo scoprendo è che piuttosto che implementare tanti graph database, tante istanze per uno specifico use case, quello che stiamo scoprendo è il concetto di graph platform e che stiamo creando da diversi clienti è appunto il concetto di graph platform. Quindi un database che probabilmente sottende e ci consente di implementare diversi use cases. Certo, ovviamente, a meno che i domini funzionali non siano nettamente separati o debbano per qualsiasi ragione restare nettamente disgiunti. Ecco, in quel caso ovviamente utilizziamo il database multipli che ad esempio la versione Neo4j 4 che vi stiamo presentando oggi introduce, no? Una volta erano istanze diverse. Ultimo ma non ultimo, per rafforzare il concetto dell'importanza di utilizzare i database a grafo è tutta la parte di teoria dei grafi e della network science. Quello che voglio dire è che all'interno dei database a grafo non abbiamo solo tecnologia, non è solo un motore di persistenza, ma quel tipo di analisi che poi dobbiamo fare sopra la rete, sopra il network, ovviamente quel tipo di analisi noi lo possiamo fare nativamente all'interno di Neo4j. Leggetevi il libro Graph Algorithms che vi spiega tutto questo e non dimenticate che recentemente insomma Neo4j ha pubblicato la sua nuova libreria di algoritmi a grafo super efficienti. Non ho il link qui, ma insomma ve lo fornisco, ve lo forniamo al volo per consultarlo. Arrivo insomma in fondo alla mia presentazione. Ecco, quali clienti stanno utilizzando Neo4j in Italia? Innanzitutto, come dire, una slide di impatto, ecco. L'adozione solo sul mercato italiano sta crescendo esponenzialmente. Abbiamo visto un trend, come dire, timido, forse proprio appunto perché in Italia ci mettiamo un po', come dire, ad attivarci, però poi insomma oggi stiamo esplodendo, l'utilizzo dei database a grafo sta crescendo in maniera veramente verticale, l'adozione è veramente impressionante e abbiamo tanti segmenti di mercato che utilizzano questa tecnologia a valorare quello che vi ho raccontato poc'anzi, no? Perché diversi segmenti di mercato stanno utilizzando i graph database? Ecco, molto probabilmente perché in effetti non è solo una tecnologia utile, ma è anche una tecnologia che ci aiuta a rappresentare i sistemi complessi che appunto la pubblica amministrazione, la finanza, il mondo bancario, le telecomunicazioni, il mondo delle energy, piuttosto che il mondo assicurativo, nonché qui abbiamo retail e pharma, nonché industrie, quindi sostanzialmente noi stiamo lavorando con tutti i segmenti di mercato, o meglio, l'adozione anche in Italia dei database a grafo è trasversale a tutti i segmenti di mercato. E cosa ci fanno? Ci fanno fondamentalmente tutto, ecco, anche in Italia fondamentalmente tutti quelli che sono i casi d'uso che trovate in letteratura sul sito neo4j/use cases, piuttosto che insomma, ripeto, la letteratura sul web,
ci conferma il fatto che anche in Italia in effetti stiamo utilizzando Neo4j per i più diversi tipi di use cases, l'identity and access management, fraud detection, non solo in ambito bancario o assicurativo, il track and tracing per tracciare la produttività dei materiali, no? All'interno di una fabbrica piuttosto che su una catena produttiva, appunto. Bills of materials, i recommendation engines che vi stavo raccontando prima, mettere sotto controllo la propria struttura informativa, il proprio sistema informativo e avanti così, insomma. Ultimo ma non ultimo, ecco, adesso stiamo lavorando molto sull'idea della intelligenza artificiale. Jim chiuderà la giornata con un talk a tal proposito e siamo anche noi molto sul pezzo. Ecco, ultimissima cosa, ecco. Sostanzialmente in questi 9 anni abbiamo costruito un percorso per aiutarvi a portare a bordo la tecnologia Neo4j. Innanzitutto, poiché vogliamo perseguire il motto Agile, Better, Faster, Cheaper, vogliamo sostanzialmente cercare di arrivare presto in produzione con una prima release di progetto. Per questo motivo, insomma, combinando appunto l'esperienza di 9 anni con Neo4j con gli oltre 15 anni nello sviluppo di sistemi di architettura di tipo mission critical, sostanzialmente siamo arrivati a definire un percorso di adozione, ecco, che si svolge entro i 3 mesi. Unitamente a questo abbiamo definito percorsi di formazione perché chiaramente vogliamo che il personale cresca, che quello che noi sviluppiamo e lasciamo, come dire, in dote ai nostri clienti non solo possa essere, come dire, un aggiunto in modo assettico, ecco, come un nuovo pezzo di tecnologia che non si riesce ad apprezzare, gestire ed evolvere, ecco. Quindi al contrario vogliamo essere considerati un acceleratore di innovazione e quindi ci aspettiamo di poter, come dire, lasciare e crescere nell'utilizzo di Neo4j assieme, ecco, per dare ecco, anche quella giusta autonomia che è necessaria. 2 slide. Oggi pomeriggio approfondiamo, se vi va, abbiamo un paio d'ore dove insomma io e i miei ragazzi insomma saremo online e vi aspettiamo, insomma, se volete farci ulteriori domande, se volete raccontarci la vostra esperienza, siamo disponibili, ecco. Qui ci sono i link, poi stavano vedendo su anche i pop-up per iscriversi. Ecco, concludo con una citazione di Seth Godin, che è uno scrittore e imprenditore statunitense, chiedo scusa. Ecco, senza dubbio, lo leggo con voi, la capacità di collegare i punti è rara e preziosa, quindi collegare i punti, risolvere il problema che non è mai stato risolto prima, vedere il pattern prima che sia reso evidente, è più essenziale che mai. Quindi in buona sostanza, anche per voi il messaggio è: rimettiamo insieme le informazioni, connettiamo i punti, trasformiamo e rappresentiamo i nostri sistemi, che sono sistemi complessi, attraverso i database a grafo. Vi ringrazio. Diciamo che siamo abbastanza avanti col tempo, però una breve domanda era, diciamo, molto pratica, volevo sottoporti. Prego. Che era proprio quella e ha un'applicazione che identifica come potenzialmente adatta a essere risolto. Qual è l'approccio, qual è il... Ma al netto insomma del percorso che noi... Sì, al netto del percorso che noi abbiamo definito, no? Lo chiamiamo Customer Success, che prevede insomma quelle 4 fasi che c'erano nelle slide precedenti. Ecco, in buona sostanza il problema che noi vediamo è proprio nel processo di innesto di una nuova tecnologia che probabilmente insomma si conosce poco o non si conosce affatto all'interno di un ecosistema complesso, no? Fatto di tante tecnologie, fatto di tante come dire, problematiche. Noi aiutiamo con la nostra esperienza anche come system integrator dei creatori di quei componenti che abbiamo raccontato prima, aiutiamo e abbiamo compreso bene come questa
attività, come questa fase, che è secondo noi la più critica, come dire, possa essere fatta nella maniera più naturale possibile, lasciando viceversa, come dire, ai nostri clienti il tempo per conoscere la tecnologia, essere formati sulla tecnologia e, come dire, obiettivo finale, farla propria, in modo tale che lo step successivo, e questo non è infrequente, lo step successivo possa essere fatto veramente a 4 mani. Noi facciamo un MVP in 3 mesi, però poi l'idea è che i sistemi progrediscano creando nuovi use cases o creando nuove feature sul sistema che abbiamo implementato, però ripeto, questa volta con un percorso fatto veramente a 4 mani, perché abbiamo sfruttato questi primi 3 mesi anche per far crescere le persone che stanno utilizzando la tecnologia, dal sistemista che deve mantenere il sistema in produzione al product owner e al designer che deve in qualche modo progettare l'evoluzione del database. Good morning, everyone, or good lunchtime, I should say. It's good to be here with you guys. I was hoping that we could have done our event together with you in Rome. Unfortunately, that's not possible, but you should know that lots of us Europeans are thinking of Italy, and hope everyone can stay safe. Having said that, I'm going to take you through some interesting graph stuff and a graph journey in the next 20-25 minutes, which I experienced myself and with which I would like to illustrate some of the beautiful new features in Neo4j 4.0. You'll see some of that now, but it's really kind of a personal journey for me because when I started to work for Neo in 2012, oh my God, that's a long time ago, I actually, started to work with it on a personal project. It was a personal project which I actually wrote about on my blog, which was all about, working with a graph data set that was all about Belgian beers, right? Yes, I'm from Belgium, and yes, I like my beers. And so what I tried to do was I took this Wikipedia page, right, which is a very interesting Wikipedia page, as you can see, right? There's just a couple of beers on here, right? It's just a few. Now you know why I live where I live, right? I imported this data set into Neo4j. Right, and I started to play around with it. I went through a Google spreadsheet step in the middle, but at the end of the day, I imported this data set into Neo4j and started to work with it. Right now, I want to talk to you about what that did. Right, so I put it into a Google sheet. I imported it from the Google sheet into Neo4j with some CSV wizardry, but it's a very simple query at the end of the day. Right, you have to go through the lines in the CSV file, convert some of the columns into nodes and some of the others into relationships, and it's a very simple process, which even a non-programmer like myself was able to do quite easily, right? So, but let me show you what happened, right? Let me show you what happened when I did this. And I've got an Neo4j instance running here on my laptop, right? So you will see it over here, and it's a 3.5 instance. I need to explain that, right? So there's a 3.5 server running here. It's got 2,900 nodes in there, 5,000, almost 6,000 relationships, and we can explore that over here, right? So what I've got here is I've got my beer types, right? I've got my beer brands, right? I've got my breweries. I have alcohol percentages, right? And I can actually, zoom through this quite easily, right? So if I, for example, want to look up one of the beers that I really like, for example, Orval, all I need to do here is I write a short little query over there, match beer brand name Orval, and return it, right? And if you don't know Orval, you should really feel sorry for yourself, because it's a fantastic beer. It's a fantastic Trappist beer. It's a brownish beer, but it's not actually that sweet. It's 6.2% alcohol, and it's brewed by a beautiful brewery down in the south of Belgium, in Orval, in a little town called Orval. But as I said, it was a Trappist brewery, and I want to show you what happened here when I kind of started playing around with it, right? Because I obviously wanted to see, okay, what are the other Trappist beers that are around here in Belgium, right? And what are some of the other beers of 6.2% alcohol that I can find here,
right? And this is the first beer epiphany that I found when I just converted this stupid Wikipedia page into Neo4j, right? All of a sudden I see Orval here, I see it's a Trappist beer, I see all the other Trappists here, and I see all the other beers here with 6.2% alcohol. But this guy here, this guy stood out. This guy here is a beer called Westvleteren Zes. Westvleteren is brewed by the St. Sixtus Abbey, right? Who also brews a bunch of other beers, which I know very well. Why? Because it's a very interesting beer. It's a beer that you cannot buy in the shop, right? It's a beer that you have to drive to the Abbey for it, right? And I've done that. I've drank the 12, which is a dangerous one. I've drank the blonde and I've drank the 8, but I had never, ever, ever heard of the 6, right? So I was like, huh, what's this? You know, this is interesting. You know, what is the graph trying to tell me here, right? And I started doing a little bit more research, and I found out that this is actually the Trappist beer that the monks don't sell. They drink it themselves, right? So if I would want to taste that, I would have to become a monk, and I'm not doing that anytime soon. So that was the first kind of beer epiphany that came to me. But I want to show you another one, right? I want to show you another one. What I did next was I tried to find, well, first of all, let me show you this one here. I tried to find another beer that I really like, which is a beer called Duvel, right? Duvel, right? That's a very different beer, right? So you Duvel got it over here, you got Orval over there, right? Orval, we just learned, is a Trappist beer, 6.2%. Duvel is actually a high yeast beer of 8.5%, right? So yes, that will kill you if you're not careful, right? And I'd like both of those beers. You know, Orval is a dark beer; it's a brownish beer, but it's kind of soury, right? Duvel is actually a quite sweet beer. It's a blonde beer. It's a very different beer, right? But I like both of them. So what I wanted to do is I wanted to see what the links would be between those two beers, right? Pathfinding between the two beers. This is one of the key types of queries that you will find in graph databases is, you know, these pathfinding queries. You know, you've got two things over here and you're trying to find the links between them. You know, there could be two criminals, could be two molecules, could be two of anything. In this case, they're two beers, right? And I'm trying to understand what the links would be. And guess what? Right, when I ran that query for the first time in my little graph database here, all right, I immediately got some interesting information. I got interesting information saying that Duvel, a high yeast beer, right, and Orval, a 6.2% beer, right, have two beers that are on the path between them, right, Wilderengout and Hexamy beer, and both of them should be interesting for me, right? The graph is recommending that I should taste these beers, and I actually did. And this one I haven't found yet. It's a shame on me, but this one is absolutely spot on. I love that beer. It's a really great beer. So that was my second epiphany that I found here. Right now, I wanted to talk to you not so much about beer, but how this is relevant with the new versions of the product, the 4.0 version of Neo4j. I did my first import in version 1.8, I think, and now we're at version 4.0, and it's a radically improved version of Neo4j. Right, you've heard Ivan talk about this already, and you know it's crystal clear. There's so many really interesting features in here. Right, we've talked about unlimited scale with Fabric, right? Neo4j Fabric. I've seen a bunch of questions about that as well on the chat, and then we've put up a bunch of links there. The reactive capabilities, right? Making it a true reactive programming database. Really interesting for easy development and integration. But then the lower ones here at the bottom of this slide here, where you have this multi-tenancy capability, right? To be able to run multiple databases on the same server at the same time, and some really interesting graph security features. Now, that last bit is really dear to my heart. I spent more than 10 years in the security industry, and I can tell you this is absolutely fascinating stuff. So let me show it to you. Let me show you how that would work, right? In order to do that, I'm going to stop my 3.5 server, right? And I'm going to fire up a Neo4j 4.0 server, right? Once the 3.5 server is gone, and now I'm starting the 4.0 server,
right? And what I need to do is I will need to create this graph database from scratch, this beer database from scratch, and then I'm going to run it in parallel to a number of other databases, and I'm going to apply security to it, all in the next 5 to 10 minutes. We'll see how the demo gods love us, right? It's always interesting. So let's wait 2 more seconds. I hope this is not going to take much longer for the server to come alive, right? Here we go. If it all goes south, we still have a recording of it, but no, it should work out. Here we go. We've got a Neo4j 4.0 server running, right? And as you can tell, the Neo4j browser looks a little bit different here, right? Here at the top, all of a sudden I have this drop-down feature where I can choose between different databases, right? If I go to the fraud graph, then all of a sudden I will see that there are different data elements in there, right? If I go to the Northwind graph, I will have something else, right? So you will see that it starts behaving a little bit different depending on the different database that you choose. But I want to create a new database here. So I'm going to switch to the system graph, right? And I'm going to basically create my new database, right? I'm going to use I'm going to create the beer graph, right? Job done, that's been done, and now you will see it appear over here, right? The beer graph has been added, right? But now, in order to make some progress, what I'm going to do is I'm going to prepare the beer graph first, right? I'm going to add some indexes. That's going to be easier for us to import the data, right? I'm hoping this doesn't go south. This is taking way too long. I'm not sure what it is doing right now. Let me see if it's still doing anything. That doesn't smell good. The joy of doing a live demo. Right. Let me just switch here. All right. Let's see here if we have anything. No, there's nothing there yet. Let me prepare the beer graph. Yay. Now it's working, guys. All the joy. So that's the index is done. Now I'm doing the import, and that's not a good sign, but let me do this one then. It's grabbing the CSV file from the internet now. It's importing that, and it's created all the labels and the nodes, right? So now we have an actual beer graph created on a 4.0 server. It's the same graph that we were looking at earlier, right? But it's just imported it on the 4.0 server, and at the same time, all my other graphs are still running, right? Now, what I'm now going to do is I'm going to actually start adding some of those interesting security features that I was talking about earlier, right? So there's one more query that I need to run. That's done. What I want to do is I actually want to protect my children from the big bad beer, right? I want to create a child user that is not allowed to see anything about alcohol, right? This is a hypothetical example. Obviously, in order to do that, I'm going to create a child reader. Right, a child reader is a new user that I'm going to create on this graph database. And for that child reader, I'm going to assign it a child reader role. Right, a child reader role is basically the role-based system that I'm going to implement to make sure that our kids are protected from the big bad beer. Right. So now that that's done, I can put the
child reader into the child role, right? I'm going to grant the role to the child reader, right? And once I've done that, I can now start adding the restrictions, right? So the first thing I'm going to do here is something very simple. I just want to make sure that the alcohol percentages, right, which I can see over here, right? If I go to the beer graph, right, I've got my alcohol percentages here, right? If I grab any random beer, I will immediately see that it has an alcohol percentage. But what I want to do now is I actually want to deny that kids, right, the child reader role, right, that they can see the alcohol percentage values on the alcohol percentage nodes, right? So I'm going to restrict that. I'm going to add that restriction, right? So now let's see what happens, right? So if I now do server disconnect, right, and I log into Neo4j as the child reader now, right? So I'm going to be a kid for a second there. And now I'm going to switch to my beer graph database and try to, for example, run one of those queries over here, right? I'm going to try and find Orval, right? It still finds the beer, great. But when I expand it, all of a sudden I see that the alcohol percentage node is empty, right? It has an alcohol percentage, but I have removed the privilege of viewing that alcohol percentage from the child reader role, right? So, and this is the same for everything, right? If I do a pathfinding query now, right, the same pathfinding query that I did earlier, what you will see is that the path is still there, but that the alcohol percentage node that connects the beers to one another is now all of a sudden empty, right? So that's interesting, right? That's an interesting restriction, very granular, that I can impose here, right? So let me take this one step further and log in as Neo4j again. This is the admin user, right? And I'm going to impose another limitation, right? And that limitation is actually way more sophisticated. It's basically saying, well, I don't want people to traverse the graph anymore, right? Not only do I not want them to see the alcohol percentage values anymore, I actually don't want them to be able to follow the traversal through the graph over the has alcohol percentage relationship, right? So child readers, right, will no longer be allowed to traverse this relationship on the beer graph. Right, so if I execute this query, right, and I say show privileges, right, it now has, it should have shown me that, but I'll leave that for later. That was not very relevant, right? But now it's got that privilege removed, right? So if I now again do the server disconnect and log in as a child reader, right? This was a good test of my typing skills. And then I go back to the beer graph and I run the same query that I was running earlier, right? So now I have Orval, I still have the same data set, right? Hey, but all of a sudden I don't see that third node anymore. Hey, what's going on here? It's because I don't have the privilege, right? I don't have the privilege to view that relationship that has alcohol percentage relationship. And this actually makes a huge difference for doing our pathfinding, right? So if I do the same pathfinding query, the link between Orval and Duvel, all of a sudden I get a completely different result. Look at this, right? So still the same query, same result, right? I've got Duvel over here, right? Orval over there. But in the previous example, I used to have like 3 hops to get from one to the other beer. Now I have a much longer route to follow because I'm no longer allowed to traverse the alcohol percentage relationship, right? So that's how that works, right? Disconnect. And I'll go back in as the Neo4j user. Right, so that gives you a little bit of an example, right, of how this would work
right? How these new 4.0 features work, right? We can protect our children from the big bad bear by adding a child reader, putting it in the child reader role, and then assigning these privileges to the child reader role, right? Not allowed to read the alcohol percentage values, but also not allowed to traverse it if we wanted to. Right, so that's it. I've actually written this up in quite some detail on my blog, and you know, I'm sure you'll be able to play with it yourself. All of the scripts and everything are on GitHub, so I'd love for you to play around with it and experiment and see how you can apply this to one of your real business use cases. I hope this was useful, and if there's any questions, I'm very happy to answer those right now. Thank you so much. Over to you, Ricardo. Yes, thank you, Rick. Thank you very much for your contribution. And despite any issue, you completed and very well the presentation. Very interesting about the beers. the example was very... for that. Can you hear me? Yes, we can. Okay, so I'm not seeing any question about it. I remember that previously there was some questions just when Ivan presented the functionality of the new security functionality in 4.0. I think that you have explained very well with this example the functionality of the new security management with the 4. Siamo quindi abbastanza avanti col tempo per andare subito rapidamente all'ultima presentazione di oggi, come presentazione, che è quella di Jim Webber, il nostro Chief Scientist, che parlerà in particolare dell'intelligenza artificiale. So please, Jim, you can start. You go on, please. Thank you very much. Good morning. I hope everyone is doing well and staying safe. My name is Jim Webber. I am Neo4j's Chief Scientist, and today I would like to talk to you about graphs and machine learning, or graphs and artificial intelligence. So let me pique your interest, and let me tell you something that you possibly suspect, that success is not always about what you know, but sometimes about who you know and where they are. So if I was to ask you a question, whose pay would increase the most, you might think that age or years of experience or education level might be the best way to predict who in the Rome graph tool might get paid the most. But it turns out we don't need this information. We just need to know where people work, where they are in the work graph, and some knowledge about the topology of that graph. So it's interesting that network structure is highly predictive of things like pay rises, promotions, positive reviews, and so on. So there is a piece of research here by Bert and Kleinbaum, which tells us that even if you strip out details, data, such as gender, race, sexual orientation, and so on, then the performance review and ratings are very much evident in the graph structure, depending on who knew who. It's really interesting that you can harvest this stuff from email interactions in your business or IM interactions in your business. And it was also interesting that there were people who held positions of organizational power, in this case, the nodes labeled A and B. Here, the nodes labeled A and B provided a bridge between groups which otherwise wouldn't cooperate. So all knowledge that goes between those groups has to go through person A and person B. If you are in favor with A or B, you get to know more. If you get to know more, you get a positive review, you perform better. So that was really interesting, because the graph of success wasn't always correlated with the graph of organizational hierarchy. In fact, what we learned is that relationships and network structure are the strongest predictors of behavior and complex outcomes. And unfortunately, what this tells us is that you're better off in your career jumping from ladder to ladder
rather than taking taking lateral steps, even downward moves across an organization, will be more promising for your overall career in the long run. So let's hope that your boss is listening and they take care of you during these bleak times. Now, this notion of your education, your performance, your years of experience in Java and graph databases isn't as important as your position in the graph is very counterintuitive, which I hope has piqued your interest, because these weird results definitely pique my interest. And so if you're interested, this is what the real talk is about. We're going to talk about network structure and predictions. We're going to take a look at Neo4j for graph data science, and we'll look at the steps of graph data science, going from basic steps in graph data science through to the more advanced techniques that are available. So, 3 things here that we have here, all very graphy. Things like voting, smoking, and obesity. These are 3 very different things, but it's straightforward to guess what they have in common. And these are social things, which means that you can use network science and graphs to help predict who smokes, who might be obese, and who might vote, without any explicit demographic information. I don't need to know, for example, whether you're male or female. I don't really need to know your age or ethnicity. And what researchers have found is that without age, location, or even economic information, they can be very accurate predicting who will vote, who will smoke, and who will become obese based on your friends, your colleagues, and your friends of friends. So maybe you wouldn't be terribly surprised if I voted because I have a lot of friends, immediate friends that voted, or I smoke because I have a lot of immediate friends that smoke. But maybe you would be surprised to find out that my friends are not the strongest influence on me. Quite bizarrely, it's my friends of friends. So people you don't even know that well are much more predictive of your behavior than your own information, and that's about your immediate circle of friends. So if you have friends of friends that smoke, you're more likely to smoke. If you have friends of friends that have voted, you're more likely to vote. And if you have friends of friends that are overweight, then you are more likely yourself to be overweight. Now, this was brilliantly surmised in a book called Connected by Nick Christakis and James Fowler. James Fowler actually was a keynote speaker at Neo4j's Graph Connect back in 2012. So it was nice that we were doing these kind of social graphs even 8 years ago. And what James and Nick said, that increasingly we're learning you can make better predictions about people by getting all the information from their friends and their friends of friends than you can from the person that you have from the information you have about the person themselves. And James in particular is interested in the progress of smoking in a community. He's a medical doctor and an epidemiologist, which is a very useful trait, a public health doctor, very useful trait in these modern times, I imagine. And when James and I were talking back in 2012, he'd given his keynote and it was very interesting. It's always interesting to see what real scientists do for a living. He then asked me what Neo4j did. And I said, well, we store graphs in a database. And he said, oh, that's what I do. I said, oh, what database do you use? And he said, oh, Oracle. And what was interesting about that was James was limited using a relational database in the size of populations he could study. He could deal with small cities in the US, populations of, tens of thousands of people. And I remarked to him that if he did that in a graph database, he might be able to study whole states, populous states, or even the whole nation, given that the performance of native graph databases for path operations is many, many more times faster than it would be with a relational database. I don't know if James ever did that, by the way. He sort of nodded as if he didn't want me to bombard him with nerd talk anymore and moved on. But we shall see. So how can we then use some of James's knowledge, some of this graph knowledge, to spot other things?
Well, here we are in the zombie apocalypse. And of course, our capitalist overlords are very worried about financial contagion in a similar way to how we're worried about physical contagion. So in this example, we know that since the previous economic downturn in 2008, there's been a lot of study on economic networks and the way that failures ripple out of those networks when for example, when a business goes under, its suppliers struggle if they can't find other suppliers. And so what we've seen in recent years is the use of graph analytics to try to understand this, typically done at global economic network level, and also being applied at the micro level, for example, in nations or regions or within verticals. The example here is a manufacturer of large trucks. If it has trouble making payments on its supplies, paying its suppliers, paying its engine or axle or wheel suppliers, what does that mean for the company that provides tires? What does it mean for the company that ships rubber? What does it mean for the company that harvests the rubber in Malaysia and so on? Furthermore, are there dense relationships and dependencies in this space that make investment risky? So can we use this to analyze risk in this case? And what if the company goes out of business? Which other companies are going to go out of business with it? Now, Neo4j is working with some of the largest financial organizations in the world to evaluate this kind of risk using graphs. It makes sense because graph databases, native graph databases like Neo4j, store and analyze these kind of pathways through relationships very conveniently. And since we know that relationships are one of the strongest predictors of behavior, it's not at all surprising that folks are using graphs to infer non-direct transitive relationships and predict the spread of different types of financial reactions. So the goal in this case is to be able to avoid risky investments or make better investments. But fundamentally, we're also talking about making our financial systems more robust using graph techniques and ultimately machine learning. Now, graph is accelerating. Back in 2010, there were fewer than 1,000 papers mentioning, academic papers mentioning AI and graph. Now, in 2019, we have almost 6,000, and it seems to be the spot where AI seems to now be thoroughly embracing graph technology. All of the cool kids in AI and ML are now working on graph problems. And this is good. This is good. There are lots of useful graph data science applications. So as an analytically minded person, I could look at these 8 applications here, and I could say, hey, actually, as an analytically minded person, as a database person, I have good solutions for each of these. And in fact, if you've been around Neo4j for a while, you'll have seen us demonstrate recommendations and fraud detection and cybersecurity and predictive analytics. But what we can do with ML is take that a stage further. So we can take, if you like, the output, the information that's inherent in the graph, and pump that through a predictive model to get even better advice on what to do next. So better predictions with graphs are possible. Now, unlike your SQL database, your relational database, or your columnar database, there is additional data available in graphs. We have connections, we have paths. And in fact, any data scientist will always cry out for more features. So why wouldn't we, therefore, take these features, take the degree of a node, take the centrality of a node, take the page rank of a node, take the subgraph that a relationship or a node appears in, and use these as features in our machine learning pipeline, in addition to the kind of boring point data like name, age, address, price, and that kind of stuff. So if you have this useful data, why not use it? And these are the steps of graph data science. It's predicated upon the fact that we have more data, more context available to us in a graph, so that we can make better decisions with higher accuracy and perform new ways of learning and gain more trust, because these systems must be trustworthy. And so my colleague Amy Hodler has devised this kind of pathway of increasing sophistication to graph data science, starting at the most a foundational level with knowledge graphs, and then building up through graph analytics, graph feature engineering, graph embeddings, and finally
graph networks. And each of these adds value. Each of these can be used standalone, but typically builds on the previous. So we will start with knowledge graphs, graph search and query. The goal here is to support domain experts. And knowledge graphs are pretty popular in Neo4j. Here is an example of Refinitiv, which is a Thomson Reuters spin-off. And what they're trying to do is capture multiple sources of information to create a financial graph. It pulls data from things like news headlines, from analysts and all that kind of stuff, public information. It connects which people are on boards for which companies, where they're across business relationships, and so on. So it builds a graph, a global graph, much like some of the other public good sites out there that try and understand business behaviors and people involved. With this kind of graph, you might be able to join things together, such as, hey, there has been a tsunami in the Philippines. What does that mean for the price of Apple stock? Which on the face of it seems like very disconnected information. But, for example, if Apple have a manufacturing hub in the Philippines, which is closed down by a tsunami or by a typhoon, then what it means is that Apple's manufacturing capacity for certain products may be constrained. And if that product is a popular product, maybe one of its popular phones, then it's going to have an impact. And being able to follow that path through the graph, through this case through a knowledge graph, to ascertain that your Apple portfolio is now going to be worth slightly less than you thought, and being able to adjust correctly provides a lot of value. The Refinitiv tool now gives analysts a dashboard, a kind of human-friendly dashboard that they can use, which, in order to fuel this dashboard, requires around 800,000 shortest path calculations to compute this news feed every week. Fortunately, each one of these shortest paths, despite the fact it's a very sophisticated graph, takes only around 10 milliseconds to compute. So in terms of what a human sees on the screen, this is real-time information being computed by the graph. I also have favorite stories around things like NASA creating a knowledge graph of stuff that it has built. And in doing so, by using this knowledge graph, NASA have confided that they imagine it will now get us to Mars 2 years earlier than they otherwise would have. I think that's a really nice story, given that planet Earth feels a little bit broken at the moment. So, graph analytics, or graph queries and algorithms for more offline analyses. Let me first tell you my opinion on what distinguishes a plain old query, the kind of query that Rick just executed in his excellent beer graph, from graph algorithms. And I think the consensus is that when you're issuing a query, you want to explore a particular part of the graph, a particular beer, a particular user, a particular product, and explore the graph from there. So you have some parts of the graph that are known in advance, the logged in user, the product they might want to choose, and so on, and you match patterns in that subgraph, even a large subgraph, but you're matching patterns in that subgraph. And so typically you get fast local decision making and fast local pattern matching. With a graph algorithm, you're saying, actually, I don't want to know specific things about a given node or subgraph. I'd like to know data about the overall graph, so a global analysis. And these computations tend to be iterative. You're learning the overall structure of a network, which is very, very useful. So, for example, we might decide that we can use graph analytics for detecting financial fraud, things like first-party fraud, rings, money laundering, and so on. And you might want to ask some questions about how many flagged accounts are 4 hops out, and so on. How many login account variables do folks have in common across the whole graph? And you can add these metrics to your approval process. This is kind of difficult for a relational database because these set operations are very slow.
These path operations in Neo4j, on my laptop, I can do about 40 million or so of those traversals per second. So I can explore a lot of graph. On production hardware, that would also scale up. We have a customer who's a large American bank who have started to use some of these techniques in their fraud detection systems. And in the first quarter of operation, they detected approximately $20 million of fraud in the first month of operation. They detected $20 million worth of fraud. That's an incredible return on investment for what's effectively bringing up Neo4j, sticking in some basic information and running an algorithm on it. It's money for nothing, which is incredible. Now, there are a bunch of these algorithms available out of the box in Neo4j and Neo4j's Graph Data Science Library. We have pathfinding algorithms that find an optimal path or route or a certain quality of route through the network. We have centrality algorithms that try to find the importance of any particular node or a bottleneck or a single point of failure. We have community detection that evaluates how a group is clustered together, how we bind together as nations or companies or social groups, or how we separate. We have link prediction algorithms, one of my favorites. I started early in my career in graphs, interested in making triadic closures, making triangles in social graphs to try to predict things. It turns out there are far more sophisticated algorithms for that. And we have similarity algorithms, so you can find out how alike individual nodes are. Find me other people like Jim, find me other products like Apple MacBook Pro, that kind of thing. Very, very useful. Now, look, there are lots and lots of these that come out of the box in the Neo4j graph algorithms library, the Graph Data Science Library. I'm not going to go through all of these, but it suffices to say that if you have a graph algorithmic problem, Neo4j probably has an implementation already that can help you. We think about these in kind of the ML side of the world as unsupervised algorithms. So they go off, they compute through the graph, taking usually minutes, or for very large graphs, maybe even hours, and they come back with some answer. But the next step up we can take from that is graph feature engineering, where we have graph algorithms and queries for machine learning, where the intent is to improve predictive accuracy. So here we are. This is a graph from Game of Thrones, the fantasy TV show which had the worst ending in history. And what we have in the white part of this table are features that you could extract from easily from any column store or relational database or document store. We've got Arya Stark, who's 18, she's female, and she's alive. In the green part, we've got data that we've captured which is innate to a graph. You don't really have page rank in a column store. That sort of doesn't easily make sense, or in a relational store. So what we're able to do is extract these other features. How important is Arya? How well is she connected? Which community does she belong to? Does she belong with the Starks, or is she out on her own, and so on? And we can start to make better predictions, adding more dimensions to our ML pipeline to improve learning. Similarly, we've got a model where we can predict churn in telecom engineering. So we can start to look through the social network of who's phoned who, look at how many calls and texts have been exchanged between particular phone numbers, see how many of my contacts have churned, because it turns out that by gathering this information, by collecting it as a graph, we have a model that we can use to predict churn very accurately. In fact, there was an academic paper by Khan et al. That published that purported to show that we can get about 90% accuracy in subscriber churn prediction based solely on the graph structure, who you've called, who you've stopped calling, who's churned in your network, and so on. And in a rather lovely way, the authors of this paper also discovered that if you're going to change phone service, the leading indicator of that is if your mother changes phone service.
So your mum is a highly important node in your network, which is, I think, very lovely. We can also use financial engineering, feature engineering, sorry, to detect financial fraud. So we can see things like connected components. If I find a fraudster, can I find other groups of fraudsters that are clumped together with them? Can I look at the page rank to measure influence or transaction volume? Once I've found suspicious patterns, can I use a similarity measure like Jacquard to measure whether I can find other similar possible forces in the graph? Or can I use things like Louvain to identify communities that frequently interact? All of these are suggestive. They are highly predictive. Once you understand your perpetrator patterns in your graph, you can use them to predict other malfeasance. Now, the two things at the top of the learning steps for graph, we're not going to cover so much. Graph embeddings is really about where the ML pipeline chooses automatically the features that should be consumed. So it's kind of learning the learning, if you like. Whereas in graph feature engineering, we choose that page rank or centrality will be important. In graph embeddings, the machinery itself picks the right features that it thinks will enable a better outcome. And in the far future, the folks at Google, University of Edinburgh, and so on, the kind of leading AI outfits are telling us that graph networks are going to be where it's at. That is, that knowledge itself will be stored and reasoned about as graphs because, for example, humans organize knowledge as hierarchies with crosslinks for transfer learning. That is currently speculative. That's a research direction. We have nothing yet concrete apart from the position paper to add to that. But that's certainly the way things are going. Now, in terms of Neo4j, we are enterprise ready for graph data science. We have the graph algorithms, the graph data science toolkit. We have Neo4j 4.0, which is an absolutely brilliant version of Neo4j, rock solid, scalable, performant, secure. And we have a bunch of software that works at the front end with the Neo4j desktop and browser and Neo4j Bloom so that you can explore the results of your graph algorithms and your ML running and be able to share that information in a humane way with other folks. The Graph Data Science Library is in preview or actually released now. I forget, the release date changed. But the Graph Data Science Library is honed by our team of data scientists so that it is easy to use and friendly towards your team of data scientists. It's an evolution of the Neo4j Graph Algos library. So it's a refinement of those tools that modern data scientists will find most useful. And it contains a bunch of useful humane features. Let me elaborate. For example, your typical experience might be, how do I represent my data as a graph? Which library? Well, Neo4j is a graph database. Your data's already in the right shape. How do I know what this algorithm is telling me? Well, we support the high-value data science algorithm, and as part of the Graph Data Science Library, they're very well documented. How do I learn this new syntax and these esoteric error messages? Well, this is Neo4j. The syntax is standard. It's Cypher and simplified across our library. Calling our graph data science algorithms is as simple as making a Cypher call into a procedure. Very easy. Do I have to convert the data myself? Well, we have graph loaders that help you seamlessly reshape your data. Or if you need additional sophistication there, we even have tools like Kettle to be able to extract, transform, and load data sympathetically from your previous database into Neo4j. Finally, did I get it right? How do I get it into production? Well, actually, Neo4j's Graph Data Science Library makes it very easy to write your results and move straight to production. Typically, when you're running data science experiments and machine learning experiments on Neo4j, you're using the same cluster that your transactional operations are running on. You may choose to use a read replica so that you're not in the transactional flow. And you may also choose, for example, to make that read replica a bigger server, more RAM, more CPUs, so you can really plow through these data science and machine learning challenges very efficiently. However, you don't have to mess around with any
extravagant ETL jobs or making OLAP cubes or anything like that, your read replica is fed the same data as the rest of your cluster. So you've got up to the second, up to the millisecond accurate data that you're working on, even for your machine learning problems. I will advertise this book. This is Mark Needham and Amy Hodler's book. I was the editor for this book, and it's brilliant. It's free until April the 15th. Please grab a copy from neo4j.com/graph algorithms book. It is very, very well worth the read. It has examples in Spark and Neo4j. Thank you for that popping up on my screen. Mark and Amy have really taken pains to make this a very humane and pleasant book to read. I learned so much from being the editor of this book, so I was grateful for that opportunity. I would also be remiss if I didn't point out that the Graph Databases book is still available for free forever. So if you're new to Graph Databases, neo4j.com/graph databases book, and you can get a copy of the book that Ian, Emil, and I wrote on Graph Databases, which will give you a humane introduction to Graph Databases and Neo4j. Now, I'm going to give the penultimate soundbite, not to me, but to Wais Bashir. And he says that AI is not all about machine learning. Context, structure, and reasoning are necessary ingredients, and knowledge graph and linked data are key technologies for this. And Wais is a knowledgeable person in this area. So if he's saying that knowledge graphs and linked data are the key underlay for AI and machine learning, I cannot but agree. So the last word goes to me. Thank you, everyone, for listening today. I hope this digital version of GraphTour has been useful. I hope that we will be able to do a real meet-space version of GraphTour in Rome again next year. Until then, I just have to say solidarity for those of you on lockdown in Italy, and bella ciao. Thank you, Jim. Thank you very much for your presentation. Very useful, and I have been impressed by the potential of the Neo4j, particularly when you say that with the data science functionality, you can go beyond the simple patterns and get information, get knowledge from the analysis from big quantity of graphs and nodes and information, and to learn from the data, and not only to find out patterns, but to learn and to get better decisions from this analysis, from this functionality. Is very, very interesting, very useful. And I not receive any specific question beyond over on your presentation, so I think that we can close. I switch to Italian, and abbiamo finito adesso le presentazioni che erano previste, e siamo andati un po' lunghi, ma abbiamo avuto qualche piccolo problema, e comunque sono stati, penso, molto utili e interessanti, vedendo anche le reazioni delle domande nella chat. Ora abbiamo ancora una parte di Q&A in cui abbiamo coinvolto Jan Arzen, che è il responsabile del Professional Service per EMEA e quindi anche per l'Italia, e il Product Manager Valerio Malenchino. Jan e Valerio parlano italiano, e volevo sapere se avevate qualche contributo, soprattutto avendo visto le domande, avendo esaminato la chat e le domande, se avevate qualche commento, qualche risposta che volete dare direttamente in viva voce. Ecco, sì, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Ok. Sì, ho risposto ad alcune domande nella chat, e credo l'importante commento che va un po' attraverso tutte le risposte è che i use case per cui può essere utilizzato Neo4j sono molto molto vari. Credo da tutte le presentazioni qua questo sia molto molto chiaro. E alcune domande che sono state fatte nella chat non erano soltanto intorno al prodotto Neo4j,
ma erano in base all'implementazione del Neo4j in un certo contesto. Allora a quel punto le risposte a certe domande diventano un po' più complicate, dunque vale magari fare un discorso attorno a certe implementazioni. Per esempio c'erano domande intorno a come posso cominciare un'implementazione master data management. Neo4j è molto adatto a un'applicazione master data management, ma un master data management customer, supplier verso product, eccetera, sono molto diversi a livello di implementazione. Dunque, se vogliamo entrare in più dettagli, credo vale già dal lato implementazione vale la pena magari organizzare una call e discutere in dettaglio di queste implementazioni e vedere meglio quali sono i lati interessanti di Neo4j, ma anche i lati difficili in queste implementazioni. Ecco quello che vorrei aggiungere io sul lato implementazione. Valerio, da parte tua c'è qualche contributo che viene dalle domande che hai visto, dalla chat che hai potuto leggere? Da parte mia, innanzitutto ciao a tutti. Molte domande interessanti su le nuove feature di Neo4j 4.0. Sono delle feature complesse, per cui ovviamente in una presentazione la sintesi è necessaria. Spero abbiate avuto un overview di quello che è disponibile. C'è molta documentazione, white papers disponibili sul nostro sito web. Se avete bisogno di più informazioni su come usare Fabric, su performance, benchmarking di Fabric, come vedere come shardings, le performance di sharding su benchmarks e altre informazioni di questo tipo, esempi di come usare security, per cui per informazioni dettagliate consiglio di guardare il sito Neo4j, troverete immagino molte informazioni utili, e per qualsiasi altra domanda potete raggiungermi o via email o mandare domande sulla chat e continuiamo a tenere d'occhio. Valerio, su questo ottimo commento. Su questo vorrei aggiungere che oltre a tutta l'informazione già disponibile sulla 4.0 sul nostro sito, nella documentazione, sui vari blog, su quello che avete visto oggi, esiste anche dal lato della squadra di consulenza, esiste un workshop di 2 giorni che fa un training approfondito di questi feature. Dunque, se qualcuno dovesse essere interessato a accelerare tutto questo processo, anche con questo ovviamente possiamo aiutarvi. Grazie Valerio. Bene, direi che a questo punto, vista anche l'ora, perché abbiamo quasi raggiunto l'ora di pranzo anche per le zone, per le latitudini italiane e anche di Roma, penso che, se non vedendo altre domande, penso di chiudere qui la giornata di oggi. Ringrazio tutti i partecipanti e anche tutti i nostri presenters. I thank you all the presenters of today, very interesting presentation, very effective. E quindi vi saluto e vi rimando ai nostri punti di contatto, che sono ovviamente nel nostro sito per quanto riguarda tutte le informazioni, ma anche il sottoscritto Riccardo Ciarlo. Vi potete raggiungere alla email riccardo.ciarlo@neo4j.com per qualunque questione riguardante domande, approfondimenti e ovviamente anche per iniziative delle vostre aziende, progetti che potrebbero convenientemente utilizzare Neo4j. A questo punto chiudo. If you have any other contribution for the other presenters, we are still available to receive. No? E quindi penso che possiamo chiudere qui. Grazie a tutti e alle prossime occasioni, e come hanno detto anche molti presenter, speriamo di rivederci poi il prossimo anno fisicamente in un evento a Roma
per il prossimo anno. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a tutti, ciao. Ciao ciao.